Buonasera e ben trovati a questa presentazione ufficiale della 47esima edizione del Palio di Feltre. Tra pochissimi minuti prenderà il via il corteo storico, la riduzione diciamo del corteo storico rispetto alla formazione ampia che vedremo la prossima settimana. Dicevo, corteo che raggiungerà qui la sede della nostra presentazione in Piazza Maggiore. Come vedete sono già pronti sul palco gli scranni per i presidenti dei 4 quartieri, il presidente dell'Associazione Palio Città di Feltre e del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, che poi terranno, come ben sapete, la loro prolusione, la loro orazione iniziale, da cui capiremo anche qual è il tenore del clima che si respira appunto nei 4 quartieri alla vigilia di questa 47esima edizione del Palio di Feltre. Come forse avrete notato dal pennone di Piazza Maggiore, è stato tolto il vessillo del quartiere di Portoria che si è aggiudicato l'edizione dello scorso anno. Questo significa che siamo ufficialmente entrati nella nuova edizione del Palio di Feltre. Tra poco avremo modo anche di ricordare alcuni degli appuntamenti salienti del programma. Io intanto vi invito a prendere posto, ad accomodarvi. Ci sono anche le collaboratrici, collaboratori dello staff che vi aiutano a trovare il posto a sedere, e poi tra pochissimi minuti cominceremo con questa cerimonia di presentazione del Palio 2026. E allora, mentre prendete posto e aspettiamo che prenda avvio anche il corteo storico che arriverà qui in Piazza Maggiore, riassumiamo un pochettino le tappe fondamentali, gli appuntamenti principali di questa edizione 2026, 47esima del Palio di Feltre. Come dicevamo, questa sera, sabato 25 luglio, la presentazione che sta per iniziare qui in Piazza Maggiore, e poi vi ricordo a partire dalle 20:30 l'attesissimo disvelamento del drappo, quindi del palio che sarà oggetto della sfida dei 4 quartieri quest'anno, e poi l'altrettanto attesa sfida delle cernide tra tamburini e sbandieratori dei 4 quartieri della città che si contenderanno il titolo di campioni della piazza.
Domani vi ricordo altri 2 appuntamenti importanti del Palio. Alle 7:30 la partenza da Pra del Moro della Gravelada del Palio, questo modo simpatico di unire la tradizione del Palio di Feltre all'attività su 2 ruote e di andare a conoscere alcuni scorci inediti del nostro territorio proprio grazie alla bicicletta. E poi alle 11 qui in Piazza Maggiore l'atteso concerto per il Palio della Banda Città di Feltre che poi, non vi anticipo altro, sarà protagonista anche di questa cerimonia tra pochi minuti qui sul palco. E poi naturalmente gli appuntamenti clou della prossima settimana, le uscite di mercoledì e di metà settimana nei quartieri e nelle contrade, e poi venerdì le cene propiziatorie dei 4 quartieri, e poi da sabato si entra nel clou sabato 1° agosto con il mercatino medievale e gli spettacoli itineranti nella cittadella con la ludoteca medievale. Alle 18 c'è la provaccia dei cavalli in Pra del Moro e poi dalle 20 via la grande kermesse serale con le prime 2 prove, tiro con l'arco, corsa a staffetta e poi grande spettacolo conclusivo della prima serata. E poi naturalmente domenica 2 agosto con il programma già ampiamente rodato, la messa alla mattina nella concattedrale di Feltre e poi dal pomeriggio la sfilata del corteo storico che attraverserà tutte le vie della città da via Mezzaterra per discendere poi in Pra del Moro, e qui il tiro alla fune e alla fine l'attesissima corsa dei cavalli che assegnerà il drappo 2026 disegnato da Marinella Senatore, per il quale c'è grandissima attesa e vi ricordo attesa che durerà ancora un paio d'ore, poco più, perché questa sera alle 20:30, 20:45 circa, qui vedremo su questo palcoscenico naturale lo svelamento del Palio 2026. Ma sentiamo già il ritmo dei tamburi del corteo, del piccolo corteo storico che arriva da Salita Muffoni e che farà da cornice alla nostra serata. Allora lasciamo spazio e audio al rullo dei tamburi.
prendere la posizione in vista poi della cerimonia di presentazione e del discorso ufficiale che come sempre i presidenti sono chiamati a fare. Salutati i colori giallo-blu del Duomo, è tempo di accogliere invece con un bel applauso i detentori del Palio di Feltre 2025, il quartiere Portoria. Sono gli Aquilotti, i piccoli tamburini e sbandieratori di Portoria ad aprire il corteo giallo-nero, che viene chiuso naturalmente anche in questo caso dal presidente del quartiere Aldo Pellencin e dalla sua dama. E dunque gli Aquilotti, che dopo i Leoncini e i Duomini abbandonano Piazza Maggiore e lasciano spazio ai loro piccoli colleghi di Santo Stefano, i Cornetti, dal corno d'oro appunto che contraddistingue l'emblema di Santo Stefano. Eccoli qua, i piccoli portacolori del quartiere del Corno d'Oro su sfondo bianco e rosso, come ben conosciamo. E anche loro eseguono la curva a U per lasciare poi lo scenario di Piazza Maggiore, mentre sale sul palco il presidente di Portoria Aldo Pellencin e i piccoli sbandieratori del Santo Stefano, naturalmente seguiti da uno dei due presidenti di Santo Stefano. Come sapete, il quartiere è retto da un duopolio, da una diarchia di presidenti. L'altro presidente saluta da in fondo alla piazza, Paolo Rigoni. Questa sera invece veste i panni ufficiali di presidente Luigi Bonan, accompagnato naturalmente dalla dama. E poi anche il gruppo di piccoli tamburini del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, che avete visto prima aprire il corteo, e dunque benvenuti anche a voi, piccoli portacolori del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, e le bandiere naturalmente ben note con i colori dello stesso gruppo a chiudere questo corteo prima dell'ingresso ufficiale della triade, possiamo dire così, più rappresentativa di questo corteo e del nostro palco. Al centro il vice sindaco di Feltre Claudio Dalla Palma, ai suoi lati il presidente dell'associazione Palio Eugenio Tamburrino, alla sua sinistra invece il presidente del gruppo Sbandieratori Città di Feltre Luca Zanella. Benvenuti e ben trovati. Questo è l'applauso di Piazza Maggiore che accoglie le nostre autorità civili e paliesche per l'ouverture ufficiale di questa edizione 2026 del Palio di Feltre. E dunque, mentre gli ultimi ospiti prendono posto sulle sedie di Piazza Maggiore, noi accogliamo con un ultimo applauso il vice sindaco di Feltre, il presidente dell'associazione Palio Città di Feltre, il presidente del gruppo Sbandieratori. Ai loro fianchi, per la vostra visuale da destra a sinistra, quartiere Castello, il quartiere Portoria, il quartiere Santo Stefano e naturalmente il quartiere Duomo. Anzitutto grazie a voi che siete qui in piazza, grazie anche a coloro che ci seguono da casa e anche da molto lontano. Abbiamo già ricevuto qualche messaggio da qualche migliaio di chilometri da qui che ci seguono, dicevo, grazie alla diretta streaming che anche questa sera mostrerà quello che avviene al Palio di Feltre in tutto il mondo per coloro che vogliono collegarsi. Un saluto in particolare alle autorità naturalmente civili, religiose, militari presenti sulla piazza. Un particolare saluto agli enti che patrocinano quest'anno il Palio di Feltre, la Regione del Veneto, la provincia di Belluno, il Comune di Feltre, l'alto patrocinio del Parlamento europeo, il Senato della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri, l'Enit, Ente Nazionale del Turismo, e Confartigianato Belluno Dolomiti.
Un ringraziamento particolare agli sponsor che rendono possibile tutto questo assieme agli enti che abbiamo citato e a molti altri enti che partecipano alla realizzazione di questo grande evento. Anzitutto il main sponsor Nico Abbigliamento, che è qui rappresentato dall'amministratore delegato Andrea Pizzato, se vuole alzarsi, grazie di essere con noi. E credo anche dal direttore abbigliamento del punto vendita di Sedico, Marco Pizzato, grazie di essere con noi, e altri rappresentanti della società. E poi i gold sponsor, Famila del gruppo Unicom, non so se ci sia qualcuno con noi, per la verità ci hanno scritto che c'erano impegni di lavoro che non consentivano di essere presenti. La banca di credito cooperativo Prealpi San Biagio, qui rappresentata dal direttore della filiale di Feltre, Mario Andreina, grazie. Il gruppo Clivet, non so se ci sia qualcuno in piazza per Clivet. C'è sicuramente Matteo Bortoli, che ho visto prima, in rappresentanza di Latte Busche. Grazie Matteo. E la concessionaria Carraro, che ha fornito tra l'altro i mezzi moderni di cui si serve il Palio, pur essendo rievocazione storica, e grazie naturalmente anche a Carraro concessionaria. Questo un applauso per i nostri sponsor Gold. Poi abbiamo gli sponsor che hanno accoppiato il loro nome alle 4 gare e dunque il tiro con l'arco assegnerà il trofeo Eco Studio Ambiente. Dovrebbe esserci Fabio Cassol, credo, qui in piazza, forse deve ancora arrivare. La staffetta con il trofeo Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Il tiro alla fune con il trofeo Cooperativa Valcarne, non so se c'è già Diego Donazzolo o Germano Bellumat o arriveranno poi, e la corsa dei cavalli con il trofeo VHV Assicurazioni Italia rappresentato da Marino Maccagnan. Facciamo un applauso anche a questi 4 sponsor importanti che hanno deciso di legare il proprio nome all'assegnazione dei 4 trofei. Va anche sottolineato che l'edizione del Palio di questo anno, di questo 2026, gode del sostegno del Fondo Medi Eventi della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, che poi qui rappresentata dal consigliere di amministrazione Ennio De Simoi, che sentiremo poi, grazie al contributo della Regione del Veneto, del Fondo Comuni Confinanti della provincia di Belluno, della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti e naturalmente della DMO Dolomiti Bellunesi. Sapete che il claim della promozione delle Dolomiti Bellunesi è fuori dai luoghi comuni e direi che siamo assolutamente fuori dai luoghi comuni in questo scenario straordinario come quello di questa sera. Ma avremo modo di parlarne tra poco. È giunta alla presidenza dell'associazione anche la telefonata della segreteria del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che doverosamente era stato naturalmente invitato o quantomeno nella sua rappresentanza. Naturalmente possiamo immaginare non può essere presente, ma l'ufficio di presidenza ha tenuto a far sentire la sua voce e la vicinanza del Quirinale alla manifestazione. Conclusi per ora ringraziamenti e saluti, è tempo di dare voce ai nostri protagonisti e allora cominciamo dal vice sindaco di Feltre, Claudio Dalla Palma. Prego. Potete accomodarvi naturalmente. Buonasera a tutti, benvenuti in questa piazza per l'occasione di questa edizione del Palio di Feltre. Un cordiale e particolare saluto ovviamente ai presidenti dei 4 quartieri qui seduti alla mia sinistra, al presidente dei sbandieratori della città di Feltre e al presidente dell'ente Palio. Un cordiale benvenuto e saluto alle autorità civili, militari e religiose convenute per questa occasione. Ci sono manifestazioni che occupano un fine settimana e ce ne sono altre che fanno parte della vita di una città. Il Palio di Feltre appartiene senza ombra di dubbio sicuramente a questa seconda categoria. Non soltanto perché da quasi 50 anni rappresenta
uno degli appuntamenti più attesi dell'estate feltrina, ma perché nella realtà il Palio non comincia con la cerimonia di apertura e non finisce con la proclamazione del quartiere vincitore. Vive tutto l'anno nelle sedi dei quartieri dove prendono forma costume e allestimenti, nelle prove allenamento di sbandieratori, tamburini e atleti, nelle riunioni organizzative, nell'entusiasmo di chi dedica tempo, competenze e passione a costruire qualcosa che sente profondamente suo. Viviamo in un tempo in cui tutto corre veloce, dove prevale l'immediatezza e l'individualismo. Il Palio è l'esatto contrario. Chiede mesi di preparazione per pochi giorni di festa. Chiede pazienza, collaborazione, dedizione. Chiede a centinaia di persone di mettere a disposizione tempo, capacità e passione senza aspettarsi nulla in cambio, se non la soddisfazione di contribuire a qualcosa che appartiene a tutti. Ed è forse proprio questo il motivo per cui continua a essere così vivo. Il Palio è arrivato fin qui perché, anno dopo anno, c'è sempre stato qualcuno che ha deciso di raccogliere il testimone, di imparare da chi c'era prima, di aggiungere qualche cosa di proprio e infine di consegnarlo a chi verrà dopo. Nato per custodire la memoria di un momento fondamentale della nostra storia, continua a vivere perché custodisce il senso di appartenenza a una comunità. Non ci ricorda soltanto da dove veniamo, ma ricorda ogni anno chi siamo. Il Palio non appartiene a un'amministrazione comunale, né a un'associazione, né a un singolo quartiere. Appartiene ai feltrini. Le istituzioni hanno il dovere di sostenerlo e valorizzarlo. La sua forza nasce da una comunità che continua a riconoscersi in questo progetto e a renderlo possibile con il lavoro di centinaia di volontari, dell'ente Palio, dei quartieri, degli sponsor, delle associazioni e di tutti coloro che, spesso lontano dai riflettori, dedicano tempo ed energie perché questa manifestazione continui a crescere. È grazie a loro se il Palio continua a essere una realtà viva e forse è proprio questa la sua reazione più bella, ricordarci che le cose che contano davvero sono quelle che richiedono tempo, impegno e persone disposte a costruirle insieme. A tutti voi va il più sincero ringraziamento dell'amministrazione comunale. A tutti l'augurio che anche questa edizione sappia rinnovare quel patrimonio di passione, appartenenza e responsabilità che rende il Palio uno dei simboli più autentici della città di Feltre e dei territori vicini, più o meno vicini. Grazie a tutti e buon Palio! Grazie al vice sindaco di Feltre, Claudio Dalla Palma. È ora tempo di dare la parola al presidente dell'Associazione Palio Città di Feltre, Eugenio Tamburrino. Autorità civili, militari, religiose, autorità del Palio, gentili ospiti, contraraioli, è con emozione e orgoglio che l'Associazione Palio Città di Feltre e il suo direttivo, il vicepresidente Emanuele Sacchetti, il segretario Dolores Bortolas, il tesoriere Giovanni Argenti, vi danno il benvenuto a questo momento inaugurale della 47esima edizione del Palio di Feltre. In apertura vorrei rivolgere un saluto alla sindaca di Feltre, Viviana Fusaro, a cui inviamo un augurio di una pronta guarigione. Arriviamo a quella che è, per quanti seguono il Palio, la settimana più bella dell'anno. Giorni in cui gioia, festa, condivisione, attesa, nervosismi, ansie si mescolano e sublimano il lavoro di un intero anno. Il tema scelto per il Palio di quest'anno, passione e comunità,
intende opportunamente sottolineare i tanti legami tra la manifestazione e la città di Feltre, ma anche con il suo territorio. Passione per la comunità, quella che anima l'Associazione Palio, i quartieri, il gruppo Sbandieratori Città di Feltre, verso la propria città, fine ultimo di ogni attività. Passione con la comunità, perché ogni sforzo sarebbe muto se non fosse condiviso, sorretto, sospinto dalle tante comunità che seguono le diverse componenti del Palio, le comunità cittadine, le comunità di quartiere, la comunità degli appassionati. Passione nella comunità, a sottolineare quanto il Palio non potrebbe avere vita, senso e significato se non nella comunità che lo crea e lo rinnova giorno dopo giorno. Potremmo chiederci, può il Palio esaurirsi nelle gare, negli spettacoli, nei numeri degli accessi, nella rievocazione storica? O c'è, oltre tutto ciò, una vocazione più grande? Noi crediamo, appunto, che questa vocazione sia la comunità. La passione ci spinge a competere, ma è la comunità che ci insegna perché vale la pena farlo. In questo, da sempre, forse inconsapevolmente, il Palio fa proprio un insegnamento illuminante di Adriano Olivetti, che diceva: la persona umana, nella sua dignità e nelle sue possibilità di sviluppo, deve essere il fine di ogni istituzione sociale. Noi crediamo davvero che nella cura reciproca della comunità il Palio sia un valore aggiunto per Feltre e per ogni suo cittadino, sia che egli sia incluso nelle attività paliesche, sia che le guardi da lontano. Perché i processi comunitari che il Palio genera restituiscono una comunità viva, con un minore isolamento e una maggiore integrazione e condivisione di esperienze, al di là delle barriere generazionali, delle idee e del percorso di vita. Una comunità in cui viene usato il plurale più del singolare, una comunità di tutti e per tutti. Il Palio di Feltre rievoca il passato, lo custodisce, ma sa che anch'esso è storia viva. 47 edizioni sono quasi mezzo secolo di passione, di impegno, di sacrificio e di amore per la nostra città. Ogni edizione è stata resa possibile da donne e da uomini che hanno creduto nel valore di questo nostro Palio. Presidenti, consigli, volontari, figuranti, sbandieratori, tamburini, contraddaioli. Ciascuno ha lasciato un segno, costruendo anno dopo anno un patrimonio che oggi abbiamo il privilegio e la responsabilità di custodire. A tutti loro va il nostro grazie più sincero. Se oggi possiamo inaugurare con orgoglio la 47esima edizione del Palio di Feltre è perché qualcuno prima di noi ha avuto la lungimiranza, forse anche la follia, di credere che questa storia fosse degna di essere vissuta insieme. Il Palio di Feltre, dicevamo, rievoca il passato, ma vive e agisce nel presente. È qui che trova il suo significato più autentico, nel creare comunità, nel tessere relazioni, nel dare forma a un sentire comune e condiviso. Lo fa nelle serate di allenamento dei tamburini e degli sbandieratori, nella cura e nell'acribia di sarte, costumiste e di chi si prende responsabilmente carico del corteo, nella preparazione meticolosa degli atleti e di chi segue le gare, nella creatività e nella voglia di stupire di chi anima le cucine dei quartieri. Lo fa grazie all'impegno di chi dedica un intero anno a studiare, progettare e realizzare questa straordinaria manifestazione. E lo fa anche attraverso i gesti più semplici. Chi monta un gazebo, sposta una transenna, serve un piatto di polenta o offre il proprio tempo con discrezione e generosità. Perché il vero campo di elezione non è il passato, ma il presente. La rievocazione storica è il linguaggio con cui noi ci raccontiamo, ma è la comunità il fine che perseguiamo. Ogni edizione ha avuto e avrà solo un tempo davvero irripetibile, anche questa 47esima edizione. Il tempo del qui e dell'ora, il tempo dell'incontro, della condivisione e dell'appartenenza. Il Palio rievoca il passato, vive il presente ma guarda al futuro. Lo hanno testimoniato i piccoli sbandieratori e tamburini che hanno introdotto questo pomeriggio. Lo testimoniano tutti i giorni i giovani che animano i quartieri e il gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Con loro stiamo costruendo il Palio del futuro e la Feltre del futuro e grazie a loro sappiamo che il testimone passerà in buone mani.
Se tutto quello che abbiamo detto finora è vero, e io credo che sia vero, al Palio non si può che volere bene, non può che essere considerato un patrimonio della città da custodire e valorizzare. E però bisogna volergli bene sempre, anche quando è difficile, anche quando richiede uno sforzo, un sacrificio o un atto di fiducia, anche quando ci si rende conto che è un affetto incondizionato verso qualcosa di intangibile, perché il Palio di fatto è talmente ampio e sfaccettato da essere quasi immateriale. Il mio augurio più profondo va dunque ai miei compagni di viaggio, Manuel, Dolores e Giovanni, ai 1000 e più volontari del mondo del Palio, ai presidenti, ai direttivi dei quartieri e del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, ai contradaioli, alle istituzioni e agli sponsor che ci sono vicini. A tutti voi e a quanti sono innamorati del Palio, a quanti non vedevano l'ora che arrivassero questi giorni, i nostri auguri di buon Palio. Viva Feltre, viva il Palio! Grazie al presidente dell'Associazione Palio Città di Feltre, Eugenio Tamburrino, a cui, nonostante il lavoro granitico di questi giorni, ogni tanto tremola un po' la voce, e questo ci fa capire che è un uomo fatto in carne e ossa. Per la serie Giochiamo alle novità, non starò qui a raccontarvi quali sono le novità di questa edizione, perché è un po' il bello del Palio scoprirle man mano. Alcune le avete già viste. Una è stata quella dei piccoli sbandieratori e tamburini che hanno preso parte al corteo storico introduttiva. L'altra sicuramente non vi è sfuggita dando un'occhiata alla Torre dell'Orologio, dove campeggia questo emblema della famiglia dei Visconti, che per chi conosce un pochettino la storia del Palio ricorda come, insomma, il custode della torre fu l'ultimo ad abbassare la guardia di fronte all'ingresso della Serenissima, e dunque un altro segno di novità di questo Palio, ma ve ne saranno naturalmente degli altri. Vi ricordo che anche quest'anno l'associazione F-Cube promuove il concorso fotografico, nel quale potete partecipare tutti, con macchine professionali o semplicemente con uno smartphone, cogliendo un attimo fuggente del Palio. C'è tempo fino a domenica prossima per gli scatti e poi più in là per mandare le vostre foto. È tempo di dare la parola alle autorità intervenute in piazza. Chiamo per primo l'assessore regionale alla montagna Dario Bond, che ha ricevuto anche delega esplicita dal presidente Stefani, e dunque parola alla Regione del Veneto. Prego, assessore. Non senza aver ricordato che è anche presidente naturalmente del Fondo Comuni Confinanti. Io vi ringrazio, porto i saluti del presidente Alberto Stefani, di tutta la giunta, dell'assessore alla cultura Valeria Mantoan. Saluto tutti, autorità civili, militari e politica, saluto il senatore Carlo che è qui e lo ringrazio anche per tutto quello che sta facendo per il Palio. E vedete, faccio una unica considerazione, che è questa. Ho ricevuto pochissimi giorni fa i dati di luglio delle presenze turistiche in provincia di Belluno, e sono dati molto importanti. Ogni anno crescono, ma quest'anno crescono ancora di più. Sarà l'effetto olimpico, sarà probabilmente anche l'effetto di queste grandi manifestazioni come il Giro d'Italia, sarà, però c'è anche un effetto fondamentalmente legato a queste manifestazioni e a altre manifestazioni che Feltre svolgerà e organizza. Vedete, seminare significa poi alla fine raccogliere, e noi in questa città abbiamo seminato tanto, 47 manifestazioni, tante iniziative, tante volte anche tante preoccupazioni, però alla fine stiamo facendo del bene a tutto il nostro territorio provinciale, stiamo facendo del bene a tutto il movimento turistico provinciale, stiamo facendo del bene anche all'economia dell'intera provincia. E lasciatemi fare un'altra considerazione semplice. Abbiamo sognato da anni una specificità di questo territorio, confinante con territori autonomi, addirittura anche con territori stranieri. Abbiamo fatto una legge, finalmente questo momento lo stiamo vedendo un po' di luce
su questo e anche questo è merito anche di questo territorio e anche questo è merito del grande volontariato, della grande pazienza di questi ragazzi, di tanti sacrifici. È merito anche di una classe politica che ha voluto mettersi in discussione, che in qualche maniera sta portando risultati. Il versamento di Enel, recentissimo, di 46 milioni di euro alle casse della provincia, è un segnale importante che il territorio, le risorse del territorio sono valorizzate ed è patrimonio nostro. Da qui in poi dobbiamo cominciare a pensare di essere noi gli attori principali di questo territorio, di decidere e determinare alcune scelte, di fare alcune azioni specifiche per valorizzare ancora di più questo territorio. E vedi, Presidente, qui va anche la valorizzazione del Palio di Feltre, come storia dei 47 edizioni, ma anche come sacrificio che noi abbiamo dedicato, mi tiro dentro anch'io, a questo territorio, a questa manifestazione e anche altre. Quindi, per chiudere, in un mondo triste di guerre e di scontri, io in questo territorio vedo tanta luce, tanta positività, tanta voglia di mettersi in discussione, ma anche tanta voglia di crescere. Quindi viva il Palio, viva la provincia di Belluno, viva Feltre e viva la Regione del Veneto. Grazie ancora. Grazie all'assessore regionale, nonché presidente del Fondo Comuni Confinanti Dario Bond, che ha per l'appunto appena citato la discesa della rappresentanza del Palio di Feltre in quel di Roma qualche giorno fa, dove, credetemi, le temperature rispetto a quelle cioè oggi rispetto a quelle siamo in un'era glaciale sostanzialmente. Ma il calore si è respirato non solo sui San Pietrini di Roma, ma anche tra le mura del Senato. Per il secondo anno il Palio è sceso a Roma, grazie appunto all'attività del senatore, ma soprattutto per portare la propria storia e per dare una vetrina, credo di poter dire, degna di questa manifestazione a livello nazionale. Allora invito il senatore Luca De Carlo che sale sul palco per il saluto. Anche quest'anno il Palio si fregia del patrocinio del Senato e poi ci sarà una consegna simbolica, ma facciamo una cosa alla volta. Prego, senatore. Sì, la sera è assolutamente, il clima sono assolutamente clementi, ha ragione il buon Macagnan quando parla del clima romano, quando è stata la settimana probabilmente più calda e quindi abbiamo patito un po' il caldo, ma questo non ha sicuramente limitato l'entusiasmo e la straordinaria voglia di raccontare non solo la storia, ma anche un territorio, una città, una provincia. Dario lo diceva prima, no? La tendenza che abbiamo di piangerci addosso oppure di credere che ogni disgrazia debba essere proprio declinata su questi territori in maniera ancora più importante è una limitazione. E le due parole che contraddistinguono il Palio di quest'anno, cioè passione e comunità, invece richiamano a tutt'altro, richiamano a una voglia di essere protagonisti del proprio futuro, di mettere la passione, l'entusiasmo, l'ardore a disposizione della crescita di una comunità, perché la comunità non è mai la somma degli interessi particolari, non è mai la somma degli interessi individuali, è qualcosa di più grande, è qualcosa che unisce, che fa in modo che tante persone che vengono da culture diverse, da anche visioni politiche diverse, si trovino assieme e con il solo scopo di migliorare e di dar lustro alla città si mettano a disposizione. E Feltre ne è un esempio, ma è un esempio non solo tra i feltrini, è un esempio per tutta la provincia, perché quello che si respira durante la preparazione del Palio e la straordinaria atmosfera che si respira durante il Palio è qualcosa che è invidiato dagli altri, con invidia positiva naturalmente, ma è visto come un esempio di come si fa veramente comunità. E non è un caso, e io ringrazio anche quest'anno il Presidente del Senato La Russa che abbia voluto donare una medaglia, e quest'anno la medaglia, ne abbiamo parlato insieme al Presidente Tamburrino quando è venuto, la vogliamo dedicare proprio a tutti i volontari, quindi una medaglia esplicitamente dedicata ai volontari per lo straordinario lavoro che fanno
assieme alle istituzioni sì, che da sempre supportano e che è giusto che lo facciano con lo scopo di migliorare le condizioni di ciascuno di noi, ma senza la stragrande maggioranza di volontari che animano le piazze in questi giorni, ma che animano e che fanno in modo che anche i ragazzini si approccino a questa cosa straordinaria che è il Palio, mettendo a disposizione tempo, denaro e tanta passione. Credo che questo sia il ringraziamento migliore che noi in questo momento pro tempore rappresentiamo le istituzioni, possiamo fare proprio a tutti i volontari. Quindi consegnerò la medaglia quest'anno al Presidente Tamburino, ma proprio voglio che sia una medaglia veramente condivisa con tutti coloro i quali dal primo all'ultimo si sono prodigati per la buona riuscita di questa manifestazione. Anch'io, come tutti, chiudo con viva Feltre, viva il Palio, viva la Regione Veneto, ma anche tanto viva l'Italia. Grazie. Allora possiamo procedere alla consegna ufficiale della medaglia del Presidente del Senato all'Associazione Palio Città di Feltre, ma come è stato più volte sottolineato, specificamente dedicata alla figura e al lavoro dei nostri volontari, per i quali vi chiedo ancora un bel applauso perché davvero se lo meritano. Grazie Senatore. Abbiamo già ringraziato i rappresentanti qui intervenuti delle forze dell'ordine, come sempre vicini a questa manifestazione. Permettetemi una parola particolare, ma non per piaggeria, per contenuto, all'Arma dei Carabinieri, perché oltre a essere ampiamente rappresentata qui questa sera, sarà protagonista, come avviene oramai da anni e come è avvenuto in particolare l'anno scorso, sul prato di Pra del Moro nella Domenica del Palio, in particolare anche quest'anno con il 4° Reggimento a cavallo che riproporrà la rievocazione storica della carica di Pastrengo. Per chi l'ha avuto modo di vederla l'anno scorso, una meraviglia davvero dal punto di vista dell'immagine, delle divise, della dinamica della carica, quindi se ve la siete persa l'anno scorso non fatelo quest'anno. Abbiamo però anche il piacere di avere il brigadiere capo Dario Rolti in rappresentanza del reparto Carabinieri Biodiversità e Tutela di Belluno. Non può essere con noi il comandante, il tenente colonnello Elisabetta Tropea, che però invia i suoi saluti e sarà poi presente nella Domenica del Palio, quando il drappello dei cavalieri del reparto Biodiversità, tra l'altro, consegna la fatidica busta con la chiama dei cavalli al mossiere del Palio. E quindi grazie naturalmente di essere con noi, grazie anche alla comandante della compagnia di Feltre, capitano Caminitti, e naturalmente sempre vicino al nostro Palio. Provincia di Belluno è qui rappresentata dal consigliere delegato Alberto Vettoretto, che invito per un saluto. Prego consigliere. Buon pomeriggio a tutti quanti. Porto il saluto della provincia di Belluno, del presidente Marco Stranovo Polacco, che non è potuto essere qui presente, ma sarà presente la settimana prossima alla serata finale. Un saluto al presidente dell'associazione Palio, al sindaco Città di Feltre, qui rappresentato dal vice sindaco, ma vedo anche altri esponenti della giunta qui presenti, consiglieri, quindi benvenuti anche a voi. Alle autorità civili, militari, religiose, ai rappresentanti dei 4 quartieri, ai volontari, agli sponsor e a tutti i cittadini che con il loro impegno e la loro passione continuano a custodire una delle più belle tradizioni della nostra terra. Il Palio di Feltre non è soltanto una rievocazione storica, è il racconto vivo di una comunità che conosce il valore della propria storia e che ogni anno riesce a trasformarla in un momento di identità, partecipazione e orgoglio collettivo. Dietro i costumi, le gare, i cortei, gli spettacoli, c'è il lavoro silenzioso di centinaia di persone, donne e uomini, giovani e meno giovani, che dedicano tempo, competenza ed entusiasmo affinché questa manifestazione continui a crescere e a rappresentare un punto di riferimento non solo per Feltre, ma per l'intera provincia di Belluno. Come provincia di Belluno siamo profondamente consapevoli dei valori di eventi come questo. Essi custodiscono la nostra memoria, rafforzano il senso di appartenenza delle comunità e rappresentano una straordinaria occasione di promozione del territorio. Il Palio richiama
Visitatori, racconta la bellezza della nostra storia, valorizza il patrimonio artistico e architettonico di Feltre e contribuisce a far conoscere, ben oltre i confini provinciali, le eccellenze culturali delle Dolomiti bellunesi. Viviamo in un tempo nel quale tutto sembra cambiare rapidamente. Proprio per questo le tradizioni autentiche assumono un valore ancora più prezioso. Ci ricordano chi siamo, da dove veniamo e ci aiutano a costruire il futuro senza perdere le nostre radici. Il Palio riesce ogni anno in questa impresa: unire passato e presente, storia e partecipazione, competizione e amicizia. La rivalità tra i quartieri è intensa e sentita, ma è sempre accompagnata dal rispetto reciproco e dall'amore comune per Feltre. E questo è il messaggio più bello che questa manifestazione consegna alle nuove generazioni. Si può competere con passione, senza dimenticare che apparteniamo tutti alla stessa comunità. Vorrei rivolgere un pensiero particolare ai tanti giovani che partecipano all'organizzazione dei cortei storici. Il loro entusiasmo è la migliore garanzia che questa tradizione continuerà a vivere anche negli anni futuri. Un sincero ringraziamento va infine a tutte le istituzioni, le associazioni, le forze dell'ordine, ai volontari, agli operatori sanitari e a quanti dietro le quinte lavorano affinché ogni evento si svolga in sicurezza con la migliore accoglienza possibile. A nome della provincia di Belluno auguro che questa edizione del Palio sia una grande festa di popolo, ricca di emozioni e soddisfazioni per tutte. Che vinca il quartiere migliore, ma soprattutto che vinca Feltre, la sua storia e la nostra splendida provincia di Belluno. Buon Palio 2026. Grazie al consigliere delegato Alberto Vettoretto. Ne parlavamo in apertura del nostro incontro, di questa cerimonia, del fatto che quest'anno la manifestazione possa avvalersi più degli altri anni del sostegno della Fondazione Dolomiti Bellunesi e in particolare grazie al Fondo per i Medi Eventi realizzato in collaborazione con gli altri enti di cui vi parlavo prima. Il claim che avete sentito sicuramente ripetere anche in altri contesti è fuori dai luoghi comuni, per dire che insomma le bellezze di questo territorio sono straordinarie, ma sono anche tarate su una misura che magari esce da quelli che sono un po' gli stereotipi anche delle bellezze turistiche rappresentati da altri luoghi. E allora, per parlarci non tanto di questo, ma del significato, credo, della partecipazione della DMO Dolomiti Bellunesi al Palio di Feltre, c'è il consigliere di amministrazione Ennio De Simoi, a cui cedo volentieri la parola. Vedo in platea anche un altro consigliere, Leonello Gorza, in rappresentanza della stessa DMO. Prego Ennio, a te la parola. Se dovevamo trovare una persona capace di promuovere la fondazione, l'abbiamo trovata. La Fondazione Dolomiti Bellunesi persegue la governance e la promozione dell'intero territorio di questa magnifica provincia che si chiama Belluno. Perché abbiamo supportato economicamente il Palio? Il Palio rappresenta la città di Feltre, ma la rappresenta ben oltre i confini di questo territorio, della provincia e anche della regione. Fonda le sue radici nel volontariato, nell'essenza più genuina del volontariato, e sa coinvolgere un'intera città. Nelle sue attività riesce a mettere in connessione più generazioni, dai ragazzini agli ottogenari. Basta osservare i partecipanti al corteo storico. È un volontariato, peraltro, di grandi capacità organizzative. E qui va a braccetto con altre grandi manifestazioni organizzate in questo territorio, la Mostra dell'Artigianato, la Gran Fondo di Ciclismo, il Giro delle Mura, solo per citarne alcune. Ed è anche un volontariato che sa comunicare. E sa comunicare ben oltre i confini di questo territorio, anche ben oltre i confini della nostra provincia, che è capace di far giungere in città migliaia di visitatori. Che significa in termini pratici, in termini economici, più pernotti,
pranzi, cene, presenze all'interno dei negozi, delle attività commerciali, degli esercizi pubblici. E quindi, al di là della bellezza della rievocazione storica, che sa incantare, che sa emozionare e crea ricordi duraturi nel tempo, è un volontariato che contribuisce al turismo e quindi all'economia di questo territorio. E quindi è in sintonia con quello che persegue la Fondazione Dolomiti Bellunesi, che persegue, come dicevo in apertura, la governance e la strategia di promozione dell'intera provincia di Belluno, e quindi crede in questa manifestazione anche per la sua valenza turistica. Vi ringrazio. Grazie al consigliere Ennio De Simoi. Peraltro, se dovessimo rappresentare plasticamente appunto il motto fuori dai luoghi comuni, credo che basterebbe una foto a 360 gradi di questa piazza per capire che siamo in un posto straordinario, tutt'altro che comune o banale. Ci è arrivato anche il messaggio di augurio del nuovo direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti, il dottor Achille Di Falco, di cui vi leggo brevemente qualche passaggio. Gentile Presidente, scrive il direttore Di Falco, desidero ringraziarla per il gradito invito a partecipare alle cerimonie e agli eventi della 47esima edizione del Palio di Feltre. Purtroppo, a causa di precedenti impegni istituzionali già assunti, non potrò essere presente. Ci tengo tuttavia a condividere una riflessione sul tema scelto per quest'anno, passione e comunità. Due valori che rispecchiano fedelmente anche il nostro operare quotidiano nel campo della salute e della prevenzione. Manifestazioni come il Palio non sono soltanto espressioni di folklore, ma rappresentano preziosi promotori di benessere sociale. In tal senso, scrive ancora Achille Di Falco, colgo l'occasione per esprimere il mio più vivo plauso e ringraziamento per la vostra disponibilità ad accogliere e favorire l'iniziativa del turismo inclusivo. Si tratta di un progetto che, a mio avviso, fa compiere al Palio un eccezionale salto di qualità, trasformando una rievocazione storica in un modello concreto di inclusione sociale e accessibilità. Ma di questo credo avremo modo di parlare nei prossimi giorni e poi soprattutto in occasione del Palio, perché il Palio ha aderito a pieno titolo a questo importante progetto di turismo sociale, o meglio inclusivo. Saluto anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali e territoriali presenti in piazza. È già stata citata la massiccia partecipazione del Comune di Feltre, vedo gli assessori Titon, l'assessore Flavia Colle, l'assessore Maurizio Zatta, altri consiglieri, il vice sindaco lo abbiamo sul palco. C'è anche in rappresentanza del Comune di Belluno la dottoressa Stefania Malacarne, che ringrazio, a cui porgo i saluti naturalmente per essere con noi, ma è tempo di sentire le parole, quelle pesanti, diciamo così, di gettare il guanto di sfida. Come sapete, questa cerimonia è anche il luogo in cui i quartieri cominciano a scoprire le loro carte, oppure fanno finta di scoprirle e giocano un pochettino d'astuzia. Ecco. E c'è molta attesa per quello che loro signori diranno adesso a una settimana esatta dal Palio. E allora cominciamo naturalmente in rigoroso ordine alfabetico dal quartiere Castello e dal presidente Francesco Larese. Prego, Presidente. Grazie Nicola, buonasera a tutti. Ho fatto un passo avanti rispetto alle edizioni precedenti. Esiste un discorso, è anche scritto, quindi tanta roba. Signore e signori, desidero innanzitutto rivolgere un cordiale saluto alle autorità civili, politiche, militari e religiose presenti, al Presidente e al direttivo dell'Ente Palio, ai rappresentanti degli altri quartieri e a tutti i cittadini che oggi sono qui a condividere l'inizio della 47esima edizione del Palio di Feltre. Essere qui come Presidente del quartiere Castello è per me un grande onore e soprattutto una grande responsabilità. Il Palio rappresenta una parte importante dell'identità della nostra città. È storia, tradizione, cultura, ma soprattutto è il lavoro di tantissime persone che per mesi dedicano tempo, energie e passione perché tutto questo possa prendere vita. È una manifestazione che continua a emozionare perché ogni anno raccoglie e coinvolge generazioni diverse, unite dall'amore per Feltre e per il proprio quartiere. Per questo
desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente, al direttivo dell'Ente Palio e a tutti coloro che lavorano, spesso lontano dai riflettori, per organizzare questa splendida manifestazione. Il vostro impegno permette a tutti noi di vivere giorni che, anno dopo anno, restano impressi nella memoria della città. Poi c'è la competizione, ce lo diciamo con un sorriso. Per qualche giorno il Palio riesce a trasformare persone normalmente ragionevoli, non parlo di me perché in realtà infatti per me vale tutto l'anno, nei più convinti sostenitori del proprio quartiere. Gli sfottò aumentano, ogni episodio viene analizzato, ogni decisione viene discussa e ognuno assolutamente certo che se qualcosa non va, la colpa sia sempre di qualche altro quartiere o di qualcun altro. Fa parte del Palio, fa parte della passione che questa manifestazione sa accendere. Ed è proprio questa passione che, se vissuta con intelligenza, rende il Palio qualcosa di unico. Per questo mi rivolgo agli amici di Duomo, Portoria e Santo Stefano. Anche quest'anno il quartiere Castello sarà presente con entusiasmo, determinazione, tanta voglia di essere protagonista. Non facciamo promesse, non voglio lanciare proclami. Nel Palio le parole contano zero, contano i fatti. Cercheremo di dare il massimo in ogni prova, onorando i nostri colori e rispettando una tradizione che appartiene a tutti noi. Infine, desidero rivolgere il ringraziamento più sentito al popolo del quartiere Castello. Grazie ai contraddaioli, agli atleti, agli sbandieratori, ai musici, ai figuranti, alle sarte, agli artigiani, agli imprenditori, agli sponsor, al direttivo e a tutte le persone che con il lavoro spesso silenzioso rendono il nostro quartiere quello che è. Il vostro impegno non si vede soltanto nei giorni di Palio, si vede durante tutto l'anno, nelle serate trascorse insieme, nelle idee condivise, nel tempo che ciascuno di voi sceglie di dedicare a questa grande famiglia, a questa causa. A voi chiedo una cosa sola. Viviamo questo Palio con l'orgoglio che ci contraddistingue, sosteniamo i nostri colori con entusiasmo, facciamo sentire il calore del quartiere Castello e ricordiamoci che il risultato finale sarà importante ma non definirà ciò che siamo. Quello che ci definisce è il modo in cui affrontiamo questa avventura, insieme, con passione, con sacrificio e con quel senso di appartenenza che da sempre rende speciale il nostro quartiere. Auguro a tutti i quartieri un Palio ricco di emozioni e che la nostra città possa vivere ancora una volta giorni di festa, di tradizione e di autentica partecipazione. E al mio quartiere dico semplicemente: godiamoci ogni istante, sosteniamoci a vicenda, facciamo in modo che, comunque vada, chi ci guarda possa dire solo una cosa: il Castello c'era. Buon Palio a tutti. Hic sunt leones e viva il quartiere Castello. E queste sono le parole e la zampata del leone rampante, visto che sono state scritte particolarmente assennate, e insomma, complimenti per il lavoro al presidente Francesco Larese. Chi non sa gli antefatti si informi sul perché è stata fatta la citazione del discorso scritto. Sempre in rigoroso ordine alfabetico, qui abbiamo un quartiere che è stato spodestato lo scorso anno dopo ben 4 titoli consecutivi e c'è da immaginare che naturalmente venderà cara la pelle, o meglio tenterà di riappropriarsi subito del titolo. Naturalmente sto parlando della stella a 8 punte del quartiere Duomo. Presidente Enrico De Cet, prego. Buonasera a tutta la cittadinanza di Feltre dal quartiere Duomo, che è il quartiere che mi onoro di cui essere il presidente. Un saluto a tutte le autorità presenti in questa bellissima piazza e permettetemi, sarà banale, di fare un gran ringraziamento ai miei contraddaioli, ai miei volontari che lavorano tutto l'anno perché sia possibile che il quartiere Duomo viva da protagonista anche il Palio 2026, e un particolare abbraccio ai nostri ragazzi, agli tamburini sbandieratori e ai tamburini sbandieratori in pectore, cioè ai duomini,
che rappresentano il nostro futuro e sono veramente una gioia da vedere, e veramente mi commuovo a vedere quella gesta di questi giovani contraddaioli. Un grandissimo saluto anche a tutte le autorità presenti, soprattutto volevo veramente fare un commosso saluto a Maurizio Zatta, che era il rappresentante, cioè il membro del Comune di Feltre con la delega al Palio. Grazie per tutto il lavoro che hai fatto quest'anno e un grande in bocca al lupo al suo successore, all'assessore Titon, che da quest'anno ne prende le veci. Oltre a questo volevo veramente ringraziare il direttivo dell'Ente Palio, Eugenio e tutta la sua band, perché veramente nel corso degli anni hanno reso il Palio di Feltre uno dei pagli più belli d'Italia. Lo spettacolo che c'è nei 3 giorni di Palio non ha uguali nei palli che si vedono in giro per le città d'Italia, che pur hanno una loro tradizione paliesca. Quindi veramente un commosso grazie a Eugenio e tutta la sua band. Come sapete, l'anno prossimo qui a Feltre ci saranno le elezioni per il nuovo sindaco. Io vorrei fare una proposta alla tutta la politica feltrina. Sapete, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, che dà ampia autonomia regolamentare ai comuni, ve la ricordate, no? La riforma del titolo V della Costituzione, il tentativo di Baffetto di vincere le elezioni accaparandosi i voti della Lega, non so se vi ricordate. E c'è appunto un'ampia autonomia regolamentare ai comuni. A me piacerebbe che il Comune di Feltre facesse un regolamento comunale, no? Che desse un quadro preciso a quello che è il Palio di Feltre, a quello che è la necessità dei tempi, spazi di cui ha bisogno il Palio di Feltre, e che ci fosse una prelazione per gli eventi del Palio rispetto a quelli che sono gli altri eventi, perché il Palio di Feltre è un evento che ha un tale prestigio, una tale nomea, che secondo me sarebbe una bella occasione questa per valorizzarlo, ma non che non sia, chiedo, uno scontro politico fra maggioranza e opposizione, il nostro regolamento è migliore del vostro, eccetera, ma che sia un qualcosa che sia voluto da tutta la politica feltrina, destra e sinistra insieme, per dare appunto un quadro normativo regolamentare che faccia sì che il Palio di Feltre abbia l'importanza che merita, insomma. E poi volevo anche parlare di un fatto che l'anno scorso, il 9 luglio del 2025, è uscito da quello che è il porto delle nebbie della legislazione romana un documento che si chiama Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027. E all'interno di questo piano c'erano alcune righe che secondo me sono a dir poco inquietanti, perché citano accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile e continua. Queste aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza, ma nemmeno essere abbandonate a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento. Ora, noi che nella città di Feltre siamo la provincia dell'Impero, è ovvio che questo discorso riguarda noi.
queste righe hanno avuto vita breve, perché solo grazie all'insorgere di associazioni e comuni sono state cancellate e nel documento che trovate online non esistono più. Ma il fatto che siano state scritte è qualcosa di molto inquietante, anche perché, citando Metastasio, voce dal sen fuggita, poi richiamar non vale, non si trattiene lo strale quando dall'arco uscì. Perché dico questo? Perché noi che siamo provincia dobbiamo stare molto attenti, tenere le orecchie ben dritte, perché questo nostro palio, questo nostro associazionismo non è solo folklore, non è solo divertimento, gioia, ma la valorizzazione del nostro territorio è sopravvivenza. Se non ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lottare per la nostra provincia, per il nostro comune, noi non abbiamo futuro. Quindi vi auguro a tutti quanti buon palio e continuiamo a lottare per la nostra città di Feltre. Grazie. Grazie al Presidente del Quartiere Duomo, che la prende sempre molto alta e molto ampia, perché siamo passati dal titolo quinto a Metastasio via leggi varie, e quindi ampio respiro per Enrico De Cet, che è sempre molto ampio nelle sue valutazioni. Vediamo cosa ha da dire invece il detentore del titolo dello scorso anno, ovvero il Quartiere Portoria, qui rappresentato dal Presidente Aldo Pellencin, a cui spetta l'onore e l'onere di difendere un titolo che l'anno scorso, ci ricordiamo, combattutissimo, no? Alla fine di una corsa dei cavalli davvero tirata all'ultimo spasimo, e sentiamo un po' quali sono i propositi per quest'anno. Prego Aldo. Io tornerò a parlare di palio. Gentili dame e nobili messeri, ad autorità, istituzioni e tutti voi. Sono onorato di portare il rispettoso saluto del quartiere di Portoria ed augurare a tutta la città di Feltre uno straordinario Palio 2026. Su questo palco, 2 anni fa, per comprendere il valore del mio quartiere nella impari sfida per conquistare il Palio di Feltre, avevo fatto la similitudine con Leonida e i suoi 300 valorosi in lotta contro i persiani. Un grande eroe, ma perdente. E infatti siamo giunti solo terzi. Lo scorso anno invece, per evidenziare che noi siamo il quartiere più piccolo e meno popoloso, ho fatto l'esempio di Davide contro Golia, e bisogna dire che ci è andata davvero molto meglio. Quest'anno siamo qui da vincitori, ma sempre con la modestia che ci contraddistingue e con il rispetto per il valore dei quartieri con i quali ci dobbiamo confrontare, perché per noi la rivalità e l'asprezza agonistica si esauriscono nel breve tempo della gara. Poi tutti siamo accomunati dagli stessi valori e dagli stessi obiettivi per valorizzare la nostra città attraverso questo straordinario evento. Colgo questa occasione, onorata dalla presenza di autorità ed istituzioni, per condividere con voi una riflessione che esula un attimo dalla sfida sportiva. Dietro ai ricchi vestiti, ai suoni dei tamburi, alle colorate bandiere che vediamo in queste giornate di festa, ci sono una miriade di volontari che lavorano tutto l'anno. Un mondo che però giornalmente deve fare i conti con un mondo di difficoltà per riuscire a dare vita a quello che vediamo qui da domenica fino a domenica prossima. La resilienza di queste persone è straordinaria. Noi presidenti ne siamo fieri. Ma siamo certi che tutto ciò potrà durare all'infinito? Possiamo davvero avere la certezza del futuro della manifestazione più importante e significativa della città se questo mondo non viene tenuto nella giusta considerazione e sostenuto come merita? Io credo che tutti dobbiamo riflettere, perché il Palio di Feltre è una bellissima pianta, piena di fiori, ma se non si prestano le giuste attenzioni alle radici, oggi
siamo qui e abbiamo la fortuna di godere della meraviglia di questa piazza, dove per un anno sul pennone ha sventolato il vessillo giallo-nero di Portoria. Anche i miei colleghi sono concordi che l'Aquila bicefala era perfettamente inserita nel contesto architettonico e anzi gli conferiva un tocco di eleganza. Mi auguro che venga percepito il mio tono scherzoso, perché credo che il Palio alla fine debba essere una festa per tutta la città, da vivere con gioia e allegria. Anche noi oggi nel nostro piccolo dobbiamo lavorare per la pace. Detto ciò, noi faremo tutto il possibile affinché anche il prossimo anno il nostro vessillo possa far bella mostra di sé in Piazza Maggiore. I nostri musici, sbandieratori, sono pronti a difendere il titolo di campioni della piazza. I nostri arcieri, i nostri staffettisti, i nostri tiratori alla fine non temono il confronto. Cavalli e fantini sono pronti al canapo e tutti i nostri contraddaioli, con i vessilli giallo-neri, qui in piazza e dalle gradinate di Pra del Moro, sono al nostro fianco per darci la carica, perché anche in questo Palio il nostro quartiere possa fare la storia. Viva! Viva Portoria! Grazie. Grazie Aldo Pelencin che, non essendo da meno, ci ha ricordato Leoni dalle Termopili e Davide Golia. Insomma, voliamo alto questa sera. Ultimo, solo in ordine alfabetico dei 4 quartieri, il quartiere del Corno d'Oro, il quartiere di Santo Stefano, che come dicevo e come sapete è da qualche anno retto da un duo di presidenti. Questa sera è deputato a portare il saluto e credo anche il guanto di sfida, visto che insomma si parla di sfida, si parla di palio, il presidente Luigi Bonan. Prego. Buonasera a tutti. Mi sa che mi hai regolato, è regolato su Paolo, ma mi sa che è troppo alto. Basso? Ah sì. No, troppo basso. Grazie mille. Buonasera a tutti. Allora, intanto per me è un'emozione particolare vedere questa piazza da questo lato. Io ho la fortuna di attraversarla ogni giorno per motivi lavorativi, da est a ovest, da ovest ad est, ma da questo punto la vedo poche volte ed è ancora, posso dire, più meravigliosa. Quindi grazie Feltre anche di accoglierci in questa scenografia. Saluto tutti voi contraddaioli, pubblico presente, tutte le autorità politiche, le autorità civili, le autorità religiose, le istituzioni. Saluto i 3 presidenti che mi hanno preceduto, le loro dame. Saluto l'amministrazione comunale di Feltre, il presidente Eugenio Tamburrino e il presidente del sbandieratore città di Feltre. Saluto Fabio Giudice, che è un artista e un organizzatore di eventi poliedrico, e senza di lui tante cose non potrebbero essere fatte. Saluto Nicola Macagnan, che ormai con maestria, direi importante, cura sempre questi eventi. Saluto, anche se non è presente, mi dispiace molto di questo, l'artista Marinella Senatore, per fama, sono sicuro, che scopriremo più tardi, avrà fatto un lavoro fantastico. Come molti di voi sanno di me, non ho il dono della sintesi, quindi mi accodo ai miei predecessori. Ho scritto delle parole perché se non le avessi scritte probabilmente i ragazzi stasera avrebbero iniziato la sfida molto tardi. Quindi sono qui per raccontarvi alcune cose. Non voglio raccontarvi della nostra settimana pagliesca, dei pasti che facciamo, di dove ci trovate, degli eventi che facciamo. Tutto questo lo potete leggere, osservare nel nostro libretto, il libretto del quartiere Santo Stefano. Ho preso in realtà lo spunto da questo libretto. Questa nuova creazione che abbiamo presentato pochi giorni fa nel corso del nostro evento intitolato La Storia, che è un evento che ci identifica, che ci riconosce e che noi celebriamo, che ci celebra
e che ci dà il senso di appartenenza che ci contraddistingue. Libretto che ha come filo conduttore proprio il senso di appartenenza, in tutte le sue forme e che accompagna il lettore dall'inizio alla fine. Ebbene, nel prologo di questo libretto, a tutto ciò che poi segue, così ci descriviamo. C'è chi nasce in un posto, c'è chi in quel posto decide di restare e c'è chi in quel posto mette radici così profonde che nessun vento riesce più a smuoverle. Noi siamo quelle radici. Ecco, noi siamo proprio quelle radici. Siamo radici che sono state piantate 47 anni fa. Siamo radici che sono state annaffiate di passione, di valori, di coerenza. Siamo radici di cui mani sapienti si sono prese cura di loro, mani e volti che hanno fatto la storia del santo, volti che hanno un nome, il nome di Gianni, il nome di Paolino, il nome di Adriano, di Milla, di Grazia, il nome di Riccardo, di Angelo e di tutti quelli che hanno portato nel cuore il corno da caccia. Le nostre radici non servono solo a tenerci ancorati al passato, ma sono una trama sotterranea che nutre relazioni, amicizie e passioni. Tutti loro sono stati radici e hanno fatto crescere la storia del santo, la storia che siamo oggi così, molto semplicemente. La storia che è nata negli anni '80 e che si è tramandata di casa in casa, di famiglia in famiglia, crescendo, mutando, adeguandosi ai cambiamenti dei tempi, ma che non ha mai perso il vero valore di identità che fieri portiamo sulla nostra pelle in modo indelebile. E poi nel libretto c'è un'altra cosa, e si dice che ci sono cose che non si ereditano per diritto di nascita, si ereditano per scelta. La gente del santo da sempre sceglie da che parte stare, senza compromessi, senza se e senza ma. Sceglie di stare in una contrada che gli permette di esprimersi, di misurarsi, di confrontarsi e di crescere. La gente del santo sceglie di mandare i propri figli a suonare, a tamburare, senza condannarli, senza denunciarli. Loro sono il nostro futuro, il nostro palio domani. E chi può scegliere se condannarli o premiarli lo faccia con coscienza e con la consapevolezza di tutto quello che fanno, per chi lo fanno e come lo fanno. E gli sia riconosciuto a questi ragazzi il valore inestimabile di amicizia, passione e il senso di appartenenza che nutrono, alimentano e fanno crescere nei loro numerosissimi allenamenti. Uno di questi nostri ragazzi definisce così il proprio gruppo e dice: noi siamo una folata, siamo una raffica. Beh, a noi adulti queste parole sono, e a me personalmente, sono state un motivo di spunto. È vero, anche noi siamo una raffica di emozioni, una raffica di tamburi, di bandiere, di abbracci. Siamo una raffica di eventi, di uscite, di promozioni attive di questa città, non solo del quartiere. Siamo una raffica di pasti cucinati, di piazze abbellite, di taverne che respirano di storia. Siamo una raffica perché siamo tantissimi a salire le scalinate di San Vittore alla Messa del Palio. Siamo una raffica di parole, gridate, cantate, urlate, sventolando fieri il nostro fazzoletto. Fazzoletto che abbiamo rinnovato e che presentiamo con un formato nuovo, elegante. Fazzoletto che richiama la storia, la famiglia dal corno, le nostre origini, il nostro passato e avvolge idealmente le varie generazioni che lo hanno indossato prima con altre forme e disegni. E ancora siamo una raffica di entusiasmo che nasce dall'essere parte di questa contrada e che i piccoli cornetti d'oro che mi hanno accompagnato in piazza stasera alimentano in tutti noi con la loro innocenza, la loro spontaneità e che ci fa chiaramente ben sperare per un lungo futuro palliesco. Poi, verso la fine del nostro libretto, c'è un'altra cosa. C'è chi il Palio di Feltre lo guarda dalla piazza, dalla tribuna, dal marciapiede e lo trova bello. I costumi, i cavalli, la musica, il calore.
lo fotografa, lo racconta agli amici, ci torna l'anno dopo. È uno spettacolo straordinario e ne ha tutto il diritto. Già, ne ha proprio tutto il diritto. Ma c'è soprattutto chi il Palio lo vive, lo costruisce, lo ama e con esso ama questa città, questa piazza, queste bandiere, soprattutto questa è la mia destra. E ringrazio l'Ente Palio per aver abbellito la piazza con queste bandiere nuove, bellissime. Feltre è un patrimonio inestimabile, di ricchezza trasversale, una ricchezza fatta di volontari, giovani, giovanissimi, adulti e meno giovani, tutti sotto un unico sogno, che Feltre diventi la città del Palio, che Feltre sia conosciuta e riconosciuta come la città del Palio. Non solo questa sera, non solo su questo palco e non solo nei proclami. Il Palio non è uno slogan, non è un vestito nuovo da mettere nei giorni di festa. Il Palio è solo passione, è appartenenza, è comunità. Il Palio è vita autentica, il Palio è impegno, amicizia, è valore autentico. Il Palio è di chi vince e di chi perde, perché continua, anche quando finisce. Si autoalimenta da sé, è una continua araba fenice e si nutre di tutte quelle emozioni che tutti reciprocamente ci restituiamo. Svegliamoci, feltrini, svegliati Feltre e osserva chi sono, cosa fanno e cosa vogliono tutti questi ragazzi. Vogliono semplicemente vivere di Palio e vogliono vivere a Feltre. Vogliono vivere a Feltre nella città del Palio. Abbiamo tutti, e in particolare voi, autorità presenti, la possibilità concreta che questo sogno si tramuti in realtà. A volte basta crederci, scommetterci, scegliere. A quel punto il nostro non sarà più, come ha detto il nostro grande amico, che ho avuto anche l'onore di conoscere, il maestro professor Duccio Balestracci, un Palio vinci-perdi. No, a quel punto il nostro Palio sarà solo un Palio che vince, sempre. Invitandovi quindi tutti a venire a Feltre per vivere una settimana indimenticabile, termino con un grande abbraccio a tutto il mio quartiere, scusate, citando Oriana Fallaci, dove dice che una persona, in questo caso il quartiere, non deve mai sentirsi inferiore a chi si ritiene superiore. E bisogna ricordarsi che Santo Stefano, che anche con la pioggia che viene dall'alto, la stessa finisce sempre per cadere ai nostri piedi. Saluto il mio copresidente, che, come ha detto Nicola, rappresenta con me un binomio forse bizzarro, ma che si rivela ogni giorno una scelta vincente. Saluto tutto il Consiglio, i nostri gruppi, tutti i nostri atleti, i nostri volontari, tutti i nostri comparti, nessuno escluso, tutti i nostri atleti. Un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi e anche agli altri quartieri per la sfida di stasera. Viva Feltre, viva il Palio di Feltre e viva Santo Stefano. Grazie. Grazie al Presidente Luigi Bonan. Buona sintesi. Ci si può lavorare ancora un pochettino la prossima volta, ma siamo sulla strada buona. Chiudiamo gli interventi dei nostri rappresentanti sul palco con quello che più volte abbiamo definito come il biglietto da visita della città, fuori le mura della città, fuori i confini della provincia e anche della regione, ovvero il gruppo sbandieratori Città di Feltre e il suo presidente naturalmente Luca Charlie Zanella. Prego Luca. Grazie Nicola. Signor Vice Sindaco, signor Presidente dell'Ente Palio, stimati Presidenti dei quartieri e meravigliose dame, illustri autorità civili, militari e religiose e voi tutti qui presenti, buonasera. Per la maggior parte delle persone l'anno inizia a gennaio, ma per noi del gruppo Sbandieratori Città di Feltre il calendario segue un ritmo diverso, scandito dal cuore e dalla tradizione. Per noi il nuovo anno è iniziato esattamente il lunedì successivo alla conclusione del Palio 2025 e si chiuderà domenica.
Sono 365 giorni di impegno costante, allenamenti e sacrifici. Ogni singola attività, ogni goccia di sudore versata nelle serate di prova è stata orientata a un unico grande obiettivo, lo spettacolo del sabato sera. Non portiamo in piazza una semplice riproposizione, ma un'esibizione completamente nuova, pensata, studiata e provata esclusivamente per quella magica serata. Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza la guida di chi lavora dietro le quinte. Desidero quindi rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i miei coordinatori. Con straordinaria fantasia, creatività e instancabile passione sono riusciti anche per questa edizione a scovare nuove formule, nuove geometrie e nuovi giochi di bandiera e tamburi per stupire, emozionare e incantare ancora una volta il nostro pubblico. È stato un anno intenso, ricco di attività sia interne che esterne. Sul fronte associativo una tappa fondamentale è stata l'elezione del nuovo direttivo. Tra gradite conferme e 2 nuovi ingressi si è creata un'energia preziosa. E si sa, quando arrivano forze fresche, portano con sé nuove idee e nuove proposte. È stato proprio così. Abbiamo rivisto e riorganizzato l'intero organigramma del gruppo, introducendo nuove figure chiave per gestire al meglio tutte le nostre attività e i nostri spettacoli, che con grande orgoglio spaziano ben oltre i confini del Palio. A questo proposito desidero rivolgere un ringraziamento speciale all'amministrazione comunale. In più occasioni, con l'arrivo a Feltre di troupe televisive impegnate nella realizzazione di documentari, l'amministrazione ha individuato nel nostro gruppo l'associazione rappresentativa della città. Questo ci riempie di orgoglio. Nelle nostre trasferte amiamo pensare che, oltre a far conoscere Feltre e il Palio, portiamo in giro quella che mi piace definire la feltrinità. La nostra educazione, il nostro rigore, il nostro essere rispettosi e dare la massima disponibilità verso chi ci chiama ad esibirci, riflette il carattere genuino, generoso e accogliente della gente feltrina. Un altro sentito ringraziamento va all'Ente Palio, non solo perché ci riserva uno dei momenti, se non il momento, clou del sabato, quello in cui, per usare un termine televisivo, lo share raggiunge il suo massimo. Il sabato prima dei fuochi. Desidero ringraziare di cuore per la stima, la fiducia che anno dopo anno continuate a riservarci, ma anche per averci coinvolte in attività che vanno ben oltre lo spettacolo. Questa sera, ad esempio, Nicole Dalla Costa, già nostra referente costumi e neoeletta nel direttivo, farà parte della giuria per la sfida delle Cernide per quanto riguarda il rigore storico. Ci tengo a ringraziare ulteriormente l'Ente Palio a nome del gruppo, ma desidero farlo soprattutto a titolo personale. Esiste infatti un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti dei tamburini e sbandieratori dei 4 quartieri cittadini, di cui io sono stato nominato referente. Ci siamo dati appuntamenti mensili per organizzare e distribuire al meglio il lavoro e vi confesso una cosa, io sono quello che fa meno. Questi ragazzi sono semplicemente magnifici, si sono organizzati in autonomia e hanno redatto le nuove regole. Tutto quello che concerne la sfida di questa sera, tutto da soli, dimostrando una maturità davvero straordinaria. È stato un vero privilegio condividere le serate con loro e toccare con mano l'energia, la dedizione e l'amore viscerale che nutrono per questa manifestazione. Un ultimo sentitissimo ringraziamento voglio rivolgerlo al Comitato Gemellaggi e alla sua presente Katia, che so trovarsi in Francia, ma ci sta guardando, ma a cui sono certo farà piacere ricevere questo nostro messaggio. Il Comitato è un'altra splendida realtà che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il gruppo sbandieratore Città di Feltre. Quasi tutte, per non dire la totalità, delle nostre trasferte all'estero sono state possibili grazie al loro prezioso supporto e alla loro fiducia. Prima di salutarci, desidero ricordare un appuntamento speciale. Mercoledì della prossima settimana, per tutti coloro che non seguiranno i quartieri nelle periferie e rimarranno qui in città, ci troveranno in questa piazza alle ore 20:30 per l'alzabandiera sul nostro pennone istituzionale. Un momento che tradizionalmente si celebra al mattino, prima di dare il via alle attività,
per esigenze logistiche si unirà sotto la luce della sera. Noi, che ci sentiamo i custodi di questa città, saremo qui fermi in piazza per dare simbolicamente il via. Ora si fa sul serio. E a tutti i quartieri lancio un ultimo accorato monito. Vi affidiamo la nostra piazza, custoditela con rispetto, gareggiate con lealtà e che vinca il migliore. Buon Palio 2026! Grazie a Luca anche per questa emozione che so essere sincera, perché Luca è un vero appassionato del Palio, dei suoi ragazzi, dei suoi sbandieratori e vive le cose assolutamente con il cuore prima ancora che con la mente. Due parole, giusto due, ma avremo poi modo di approfondire il tema sulla autrice della drappo di questo 2026 che vedremo tra circa un'ora qui in piazza. È già stato detto che si tratta di Marinella Senatore, una artista che ha avuto modo di avere una formazione molto eclettica. Dopo aver studiato violino, cinema e arte, ha insegnato linguaggio audiovisivo. È un artista multidisciplinare che utilizza varie tecniche come dipinti, disegni, collage, installazioni, video e fotografie, ma è soprattutto artefice di un'arte partecipativa, che cioè tende a coinvolgere le realtà in cui opera, anche con l'intento di dare un messaggio specifico di natura sociale, di natura anche inclusiva. Ha esposto in alcuni tra i centri artistici più importanti d'Europa e del mondo, tra questi il Centre Pompidou a Parigi, il Maxi a Roma, il Queen's Museum di New York. Pensate, quest'anno è stata scelta come artista dell'anno 2026 per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Eravamo in attesa fino a poche ore fa, giusto Presidente, di sapere se potesse essere presente o meno. Purtroppo non sarà con noi questa sera, manda però il suo saluto e il suo in bocca al lupo al Palio 2026. Non anticipiamo niente, ecco, tra un'oretta avrete modo di vedere, non toccare perché il drappo non si può toccare, ma insomma probabilmente vedremo qualcosa di davvero straordinario, non solo per la veste grafica ma anche per la realizzazione. Non anticipiamo niente, l'appuntamento è tra circa un'ora. Siamo nella ultima parte di questa nostra cerimonia di presentazione, è la parte che storicamente l'Associazione Palio Città di Feltre dedica ad alcuni premi e riconoscimenti. E allora prima parliamo però dei premi che verranno consegnati ai vincitori dei 4 trofei che abbiamo citato prima. Io invito sul palco la Presidente di Confartigianato Belluno Dolomiti Claudia Scarzanella e con lei il direttore artistico del Palio di Feltre Fabio Giudice, perché i premi che saranno assegnati quest'anno in occasione delle 4 gare che formano appunto la competizione del Palio di Feltre sono stati realizzati appositamente dai maestri artigiani a seguito di un concorso di idee, ma forse il termine è anche riduttivo, legato al post Olimpiadi dal titolo Passione e comunità, legacy oltre il traguardo. Io chiedo alla Presidente Scarzanella di dirci brevemente come è nata questa iniziativa e in che cosa è consistita. Buonasera a tutti. Allora, mi pare evidente quanto questa sera passione e comunità siano il tema e assolutamente condiviso dagli artigiani come non possiamo. E quindi la sinergia con il Palio è venuta un po' naturale e ringrazio per questo il Presidente e tutto il suo direttivo e i suoi collaboratori perché è stata veramente una bellissima esperienza. Legacy oltre il traguardo perché la vetrina olimpica dobbiamo vederla come opportunità, ma in generale, è stato detto prima, tutto quello che avviene nel nostro territorio deve essere punto di partenza, opportunità e dobbiamo sfruttare davvero tutto quello che si può per aumentare quello che è la comunicazione sulla bellezza.
Allora, il nostro territorio è bello, questa sera credo non ci sia bisogno di parole per dire quanto qui la bellezza viene celebrata, e quindi l'artigianato c'è dentro per forza, e abbiamo pensato ad un concorso dove i nostri artigiani hanno risposto e hanno creato dei manufatti che tra l'altro sono esposti in una vetrina qui in centro a Feltre, anche per dare un segnale che le vetrine possono essere vive attraverso l'artigianato. L'artigianato è nella nostra vita, è nella quotidianità, è nella comunità, e la passione e l'emozione. L'emozione che ho sentito stasera è sicuramente l'emozione che noi viviamo ogni giorno nelle nostre botteghe, mentre produciamo i nostri prodotti, ed è l'emozione che poi viene trasferita in quel prodotto e che chi lo acquista ce l'avrà poi per sempre. E quindi questo è un po' il senso di tutto. Grazie mille. Grazie Claudia Scarzanella. Le opere sono in Largo Castaldi, se non sbaglio, in una vetrina di Largo Castaldi. Avete potuto vederle anche durante la mostra dell'artigianato, e si crea quindi un ponte ideale anche tra questi due importanti pilastri delle manifestazioni feltrine e di quella che è la nostra immagine, come dicevano prima, non solo feltrina. Io chiamerei qui i vincitori dei quattro, coloro che hanno realizzato queste opere, e quindi vincitori del concorso: Maria Giovanna Zannini, se c'è, eccola qua, Loriano Macagnan, Orlando Fent, e poi abbiamo Sandro Francescon. Non c'è. Sì? Arriva? Eccolo qua. Perfetto. Con l'ausilio del nostro Fabio Giudice, già plurinvocato factotum, io direi che andiamo a scoprire queste quattro opere che, come vi ho detto, saranno assegnate in premio ai vincitori dei 4 trofei, e chiedo ai 4 realizzatori delle opere di descriverle brevemente per dirci che cosa hanno voluto interpretare. Allora, cominciamo da Giovanna Zannini, che ha realizzato l'opera Insieme, e questo sarà il trofeo assegnato per la corsa a staffetta di sabato prossimo. Eccolo qua. Maria Giovanna, che peraltro non è nuova a questo palcoscenico, perché chi ben ricorda era qui anche con noi l'anno scorso. Allora, mentre tu reggi la tua opera, io reggo il microfono e ti chiedo una breve descrizione di questo manufatto in creta, argilla, ma insomma dici meglio tu. Sì, questa è un'argilla bianca semirefrattaria, decorata con un fregio a fondo ribassato, si chiama tecnicamente, e rappresenta una comunità appunto di persone diverse, con le loro differenze, che però collaborano insieme per portare i cerchi che simboleggiano, simboleggiano i Giochi Olimpici. Gli Olimpiadi e i continenti, chiaramente. I continenti appunto del mondo, e niente, e vanno verso il traguardo, simboleggiato da una porta d'oro. Quindi ci sono i 5 cerchi olimpici, una porta d'oro. Alternati ai cerchi olimpici abbiamo evidenziati con l'oro le 4 specialità del palio. Gli atleti abbiamo stilizzato quindi le 4 specialità del palio. Sì. Perfetto. Poi noi lasceremo l'opera qui in maniera che poi possa essere visibile per coloro che vogliono venire a vederla. E all'interno ci sono anche delle date, le cito brevemente: il 776 che è la prima gara olimpica documentata, il 1404 diciamo la rivocazione appunto, la donazione di Feltre a Venezia, il 1896 la prima Olimpiadi moderna e il 1979 che è l'anno di inizio del palio moderno. Quindi poi potete vederlo con calma. Grazie mille a Maria Giovanna Zannini, realizzatrice dell'opera Insieme. Loriano Macagnan, eccolo qua, ciao Loriano. Andiamo invece dalla tua opera che si intitola Uno scrigno per conservare, che sarà assegnata invece ai vincitori del tiro con l'arco. Il nostro Fabio ci fa vedere l'opera e la consegna. Questa è pesante, ma tu hai le braccia robuste. Ok, mi metto di qua così non impallo l'opera.
e raccontaci un pochettino che cosa hai voluto rappresentare. Lo scrigno è stato realizzato in Cirmolo, che è molto rappresentativo del nostro territorio, e l'idea dello scrigno era appunto di avere qualcosa per conservare tutti quei valori che non dovrebbero essere mai dimenticati né nel lavoro né nello sport e tantomeno nella vita. All'interno del nostro scrigno abbiamo rappresentato un tedofiro che corre con la fiamma olimpica verso il castello di Feltre per dare inizio ai giochi, ai piedi del cristallo per ricordare le passate Olimpiadi. C'è inoltre una celebrazione dei 4 quartieri di Feltre, cui nomi sono stati scritti sul braciere, e la fiamma olimpica rappresenta tutti i vari valori più importanti da conservare e custodire. Grazie a Laureano Macagnan. Anche questa la lasciamo qua perché poi meritano davvero uno sguardo da vicino, perché alcune cose le vedete da lontano, altre invece bisogna andarle a leggere da vicino, quindi qui siamo invece nel comparto del legno, naturalmente. Dal legno passiamo a un altro materiale, non so quanto pesante sia la cosa, se si può tenere o se è meglio lasciarlo, si può tenere fate un passo avanti. L'artefice è Orlando Fent di Fent Marmi, il titolo dell'opera Il frutto del sacrificio. E allora andiamo a vedere qual è il frutto, o meglio, qual è l'opera che rappresenta il frutto del sacrificio. Eccolo qua. Scusate, io mi inserisco. Orlando, raccontaci un pochettino che cosa hai fatto. Allora, noi abbiamo pensato di realizzare un portafrutta e per questo siamo partiti da uno scarto di lavorazione. Questo qua praticamente è una scorza di un blocco, la lastra finale che rimane come scarto dopo che sono stati tagliati questi blocchi di marmo. Questa è una pietra locale, è un materiale che è un biancone di Asiago, è stato poi sapientemente plasmato dai nostri artigiani e a mio parere deve simboleggiare la comunità. Simboleggiare la comunità perché? Perché l'abbiamo chiamato il frutto del sacrificio? Perché possa contenere al suo interno il frutto del sacrificio degli artigiani, di tutti i lavoratori, degli atleti nello sport, ma anche e principalmente, e qua siamo proprio nel posto giusto, il frutto del sacrificio di tutti i volontari, di tutte le persone che con anima e con il cuore danno origine a tutte queste attività che durante l'anno ci sono a Feltre e che ci permettono fortunatamente di crescere. Grazie Orlando, il frutto del sacrificio sarà consegnato come trofeo al quartiere che si aggiudicherà il tiro alla fune. Siamo all'ultima opera, realizzata, cambiamo ancora materiali, legatoria Francescon, Sandro Francescon, prego, il titolo dell'opera è Oltre il valore della vittoria. No, allora, raccontaci un pochettino che cosa abbiamo qua. Stiamo parlando naturalmente di un prodotto di legatoria, quindi... Stiamo parlando di libri, devo ringraziare la Claudia perché il titolo è molto complicato e quindi ho pensato di realizzare un libro. Un libro che praticamente racchiude... Ecco, con l'ausilio di Fabio magari lo apriamo, così facciamo vedere... Eccolo qua, è un libro molto particolare. Il legame, qua parliamo di Cortina, parliamo di Feltre, il legame che io ho trovato fra queste due città è nel mondo dell'arte. Qua parliamo delle vecchie locandine di Cortina, delle Olimpiadi, non quelle di quest'anno ma quelle del 56, e dall'altra parte i drappi che adesso non ne ho messi tantissimi. Sì, ne facciamo vedere qualcuno, insomma. Qualcheduno, che rappresentano appunto il Palio di Feltre. Ecco, il libro è fatto con una carta particolare, strappata, non c'è l'ausilio di macchine, fatto tutto a mano, rilegato a mano. La copertina è di pelle, una pelle ruvida, una pelle che al tatto sembra quasi il manto, si dice, di un cavallo. Sì? Il manto di un cavallo, e in prima di copertina, per onorare un pittore feltrino, c'è questo dipinto di Facchin di una porta di Feltre, che è una porta che rappresenta non solo
anche la volontà di aprire questo libro e di guardarlo all'interno. Una porta sul palio e sul Esatto. futuro. Volutamente sono state lasciate anche delle pagine bianche che rappresentano sia il futuro ma anche coloro che verranno, che hanno il desiderio di continuare e di proseguire su questo. Mi sento Meraviglioso, quindi pagine ancora da scrivere. Molto, molto bella la tua emozione, un'opera davvero unica, quindi come le altre peraltro, per tutti pezzi assolutamente unici, assolutamente di artigianato locale e quindi un motivo in più per contendersi i trofei di queste 4 gare del Palio. Io vi chiedo ancora un applauso a questi 4 artisti. So peraltro, Fabio, che Maria Giovanna ha realizzato anche un qualcosa di particolare, magari se ce lo vuoi descrivere ormai, che è questa, non so come definirla, formella o meglio, ok, che rappresenta lo stemma della città di Feltre con, se no lo lasciamo anche col fiocco, poi insomma si riesce a vedere lo stesso. Raccontaci eccolo qua, grazie Fabio, raccontaci un pochettino che cos'è e a che cosa è destinato. Penso che non abbia bisogno di presentazioni. Che cos'è lo sappiamo, che cos'è in termini di materiali? È un bassorilievo questo, in argilla, smaltato. Niente, è semplicemente il lavoro che ho fatto durante la mostra dell'artigianato, in cui da qualche anno mi invitate. Io vengo con un immenso piacere per godere della bellezza di Feltre e dell'amicizia di tante persone che qui incontro. E quindi niente, è semplicemente il lavoro fatto quel giorno e che riporto qui a Feltre. Allora io chiamo anche il vice sindaco, perché visto che rappresenta l'effigie, lo stemma di Feltre, facciamo magari una foto con voi due al centro, ecco qua il bassorilievo con il castello di Feltre, naturalmente Nec Metu, io mi faccio da parte, e questa è un po' la foto che suggella questa opera unica dedicata alla città di Feltre. Grazie a Maria Giovanna Zannini, grazie a Loriano Macagnan, grazie a Orlando Fent, grazie a Sandro Francescon, grazie a Claudia Scarzanella naturalmente per questa bellissima iniziativa che dà un valore aggiunto ulteriormente artistico nel segno della bellezza al nostro Palio di Feltre. Sì, scusate, prima di andare via mi stavo dimenticando, il Palio peraltro in segno di ringraziamento per il vostro impegno e per le vostre opere, vi fa dono del ducato, ok, che simboleggia appunto il drappo dei 15 ducati, è uno degli oggetti simbolo del Palio di Feltre, custoditelo gelosamente, ok? E grazie ancora della vostra partecipazione e di essere stati con noi, restate con noi e state con noi anche la prossima settimana naturalmente. Grazie. Siamo davvero verso la fine della nostra cerimonia, c'è però un altro appuntamento a cui l'Associazione Palio Città di Feltre tiene in particolare ed è quello di un riconoscimento che viene assegnato negli anni a persone, personaggi, associazioni, enti che sono stati particolarmente vicini alla nostra manifestazione con l'impegno, con il cuore, in vari modi. E allora sono 3 i riconoscimenti che questa sera l'Associazione Palio intende consegnare. Per il primo invito sul palco il presidente della banda Città di Feltre, Gianni Poloniato. Il premio è naturalmente la forma stilizzata del castello. Gianni Poloniato, presidente, eccolo qua, della banda Città di Feltre, che come vi ricordavo prima sarà protagonista domani mattina alle 11 del concerto che si terrà qui in Piazza Maggiore. Presidente, non so se vuoi dire un motivo tra i tanti particolari per cui avete deciso di dare questo premio. Beh, sono riconoscimenti che noi diamo sia a persone che sono state vicine al Palio, sia a persone o associazioni, enti che si sono distinte per la nostra comunità, nel senso, cercando di interpretare il senso comunitario che è proprio del Palio. E in quest'ottica la banda che arriva quest'anno a festeggiare i 170 anni dalla fondazione, che è sempre un biglietto da visita
in città e anche molto fuori dalla città della nostra comunità era certamente la scelta più ovvia, ma che abbiamo fatto con davvero consentita partecipazione. Grazie Presidente, allora facciamo la consegna ufficiale di questo riconoscimento per l'attività di 170 anni, ma soprattutto dell'attività presente e futura della banda Città di Feltre. Grazie Presidente Gianni Poloniato, non so se vuoi dire due parole. Intanto vorrei dire grazie al Palio e al suo Presidente Eugenio Tamburrino, e un ringraziamento lo vorrei fare a tutti i feltrini perché dimostrano ogni anno che passa di apprezzare il lavoro che facciamo e di essere sempre più numerosi e accoglienti nei nostri confronti ad ogni concerto. E i numeri parlano chiaro. E in questo caso specifico l'incontro fra associazioni è una cosa molto bella, e come uno slogan molto efficace che è apparso sui social è: ogni volta che le associazioni si incontrano la città racconta se stessa. E a noi piace molto raccontare la storia, e ci è piaciuto moltissimo riuscire a celebrare i 170 anni in questo modo, e non a caso per la prima volta Feltre, la banda Città di Feltre e il Palio si incontrano. Grazie mille. Grazie Gianni, grazie per essere stato con noi, ma saremo di nuovo insieme domani e poi naturalmente lungo il prossimo weekend del Palio. Il secondo riconoscimento va invece al coro femminile Voci in Canto, e io chiedo di salire sul palco la past president Valeria Caddia e la vicepresidente Raffaella Dalla Caneva, che dovrebbero essere qui in piazza. Eccole qua, grazie di essere con noi. Coro Voci in Canto, di cui non narro tutte le vicende, in parte già note ai nostri concittadini per la vostra presenza in diverse occasioni nella nostra vita sociale, religiosa e quant'altro. Citerò solo il fatto che l'animazione delle messe del Palio, in particolare quella votiva ai Santi Vittore e Corona che si tiene a maggio, dove siete attive già dal 2008, e quella agostana, diciamo, della Concattedrale di Feltre, dove siete da una decina d'anni anche lì protagoniste, sono sicuramente dei segni distintivi del vostro impegno a largo spettro, ma in particolare per quanto riguarda il Palio di Feltre. Sarete operative naturalmente anche domenica 2 agosto, dico operative insomma per intenderci. Vi invito ad avvicinarvi al Presidente per ricevere, eccolo qua, il premio riconoscimento al coro femminile Voci in Canto, con noi la past president Valeria Caddia e la vicepresidente Raffaella Dalla Caneva. Se volete dire qualche cosa ne avete facoltà. No. È che veramente per noi è un onore fare parte di questo team straordinario dei volontari che arricchiscono e danno bellezza al Palio, e noi mettiamo la nostra piccola voce. Ok, quindi dalle note della banda alla voce del coro. Presidente, se vuoi dire qualcosa. Grazie mille. Abbiamo lavorato perché fosse una sorpresa. Ok. No, come diceva prima Gianni Poloniato, quando le associazioni si incontrano Feltre vince, e abbiamo anche voluto dirlo nella dedica al premio, quando lo attribuiamo al coro femminile, voce della storia e dello spirito del Palio. E da tanti anni la collaborazione va avanti e non poteva che essere riconosciuta in questo momento. Questo vale come impegno almeno per altri 20 anni, quindi adesso siete incastrate e quindi non vi libererete più del Palio. Grazie davvero di essere con noi. Sembra che l'abbiamo costruita a tavolino questo trade union dalla banda al coro, il coro che canta nella Concattedrale di Feltre. A chi va il terzo riconoscimento se non a Monsignor Angelo Balcon, arciprete della Concattedrale di Feltre, che se ne stava lì ignaro di quanto stesse succedendo sul palco e invece deve rapidamente riassettarsi e venire qui a ricevere il riconoscimento, accidenti, questa me la paghi, a ricevere il riconoscimento del Palio di Feltre. Insomma, Don Angelo lo conoscete bene, arciprete della Concattedrale di Feltre e della collaborazione parrocchiale San Prosdocimo, ho detto bene, che raggruppa alcune parrocchie
della città. Sapete che insomma siamo in tempi di unione delle forze anche sul fronte delle parrocchie. Don Angelo, buonasera, ben trovato. Si rechi a centro palco per ricevere il sudato premio del Palio di Feltre. Dimostri dell'entusiasmo, per favore, per questa cosa. Sappiamo che non ama molto la luce dei riflettori, ma insomma qui ormai c'è e finché non scende tocca subirselo. Ha facoltà di dire delle cose. Se sapevo non venivo. No, questa non so. Quindi l'effetto sorpresa ha funzionato. Difatti ho il cellulare pieno di messaggi. Don Angelo dov'è? Spero che non sia successo niente di irreparabile. Sì, anche quello no. No, vabbè, no. Ero in ritardo per ovvi motivi. Vabbè, ma questa giustificazione equivale. Cioè, puoi portare il castello come orgoglioso di questa cosa? Grazie. Dica un cenno di apprezzamento. No, pensavo che abito nel quartiere del Duomo. Beh. Il maggior numero di collaboratori abita nel quartiere Santo Stefano. La maggioranza delle mie parrocchie è sotto il quartiere di Portoria e il castello al cuore nella parrocchia del Sacro Cuore. E sicché più ecumenico di così sarebbe stato direi impossibile. Che insomma voglio bene a tutti, ecco. Incoraggio tutti, ovviamente. Grazie Don Angelo. Sono state sottolineate tante sfaccettature, sono stato attento a quel che hanno detto tutti, non è che mi siano sfuggite, soprattutto alcune sottolineature. Allora mi piace che come compito che ho, insomma, per la città, anche per queste parrocchie, di incoraggiare, ma non quando le cose sono tutte belle, soprattutto quando hanno qualche difficoltà. Eugenio lo sa questo, insomma, quindi ringrazio di cuore di questo riconoscimento che non mi merito. A Don Angelo Balcon, riferimento generoso per la città e per il Palio. Non vogliamo sapere che cosa verranno a confessare presidenti e quant'altro dopo il Palio. Questo resta nel segreto del confessionale. Presidente. No, Don Angelo, credo che negli anni, relativamente pochi anni di servizio prestato a Feltre, sia davvero diventato più feltrino di tanti feltrini, capendo lo spirito della città e, come dicevamo nel testo di dedica, dimostrandosi un riferimento sempre generoso per aiutare il Palio, ma davvero tante persone, tante associazioni, tanti enti della nostra città, e ci tenevamo davvero a rendergliene merito. Grazie Don Angelo e buon proseguimento di missione. Vada a rispondere ai messaggi, soprattutto a quelli più urgenti. Dica pure che è colpa nostra, speriamo di avere anche la soluzione. Prima dell'appuntamento con il buffet che va allestendosi nel porticato del municipio del Palazzo Pretorio e prima dell'esibizione degli sbandieratori e tamburini del gruppo Sbandieratori Città di Feltre che si terrà nel mentre, qui c'è un ultimo atto. Non è il Palio che premia, ma è il Palio che riceve un premio e un riconoscimento. Dovremmo avere il mitico Boia di Noale, figura storica e leggendaria del Palio di Feltre, eccolo qua, che è accompagnato per l'occasione anche dalla strega, ok? Figure e personaggi che chi frequenta il sabato del Palio, il weekend del Palio, ben conosce a Feltre oramai da molti anni. Ebbene, l'associazione e la figura del Boia di Noale, rigorosamente vestito da boia come vedete, ci tiene a consegnare un riconoscimento all'associazione Palio Città di Feltre. Noi lo facciamo vedere, non il boia perché è rigorosamente mascherato, ma la targa che viene consegnata all'associazione Palio Città di Feltre. Eccolo qua, questa è una foto di cui andare orgogliosi. Essere sfuggiti alle mani del boia è un qualcosa di straordinario. Boia però ha facoltà di parlare, può anche appalesarsi, sì, tanto insomma niente di drammatico. Eccolo qua il nostro Danilo. Io vorrei solo ringraziare il paese di Feltre perché ci ha accolto da 6 anni e siamo veramente felici come compagnia di venire qui a Feltre a portare il nostro spettacolo, le nostre un po' di storia, anche di storia e anche le torture in divertimento. E comunque ringraziamo Feltre, niente da dire. Grazie. La strega deve dire qualcosa? Reca un'altra... La strega ha
un'altra targa. Sì. Fabio è già qui, chiamiamo anche la Martina. Prego Martina, a grande sorpresa. Perché noi dobbiamo ringraziare tantissimo Martina e Fabio perché ci hanno loro portato qui a Feltre. E quindi è colpa loro se noi vi... sì, Okay, è colpa loro se noi siamo qui ogni anno ad allietarvi con i nostri spettacoli. E noi ne siamo ben felici. Al centro Martina e Fabio, ricevete questa targa, eccola qua, con tanto di nome e cognome, con stima e riconoscenza, la compagnia del boia di Noale. Vai Martina al centro, così facciamo una bella foto. Se tutti i boia, non so com'è il plurale di boia, penso che sia boia, e le streghe fossero così, insomma, potremmo stare tranquilli, direi, no? Quindi tutto naturalmente nell'ambito anche della parte scherzosa, goliardica, ironica del Palio di Feltre. C'è anche per voi il Ducato, insomma, a Feltre quando si porta qualcosa di solito ci si porta via qualcosa. Il Ducato del Palio di Feltre come ricordo e segno di gratitudine per il vostro impegno che proseguirà anche la prossima settimana, naturalmente precisi. Signora Strega e signor Boia, buona serata, potete ritornare. Grazie di essere stati con noi. Noi siamo davvero in chiusura di questa nostra cerimonia. Il buffet rinfresco nel porticato del Palazzo Pretorio, qui l'esibizione di sbandieratori e tamburini del gruppo Città di Feltre, ma ci rivediamo tra poco più di mezz'ora, 3/4 d'ora, qui per la grande serata con il svelamento del drappo di Marinella Senatore e poi naturalmente la grande sfida delle Cernide con tamburini e sbandieratori protagonisti. Restate con noi, viva il Palio, buona serata!
qua. No, abbiamo messo una sedia apposta. Scusa. Volevo parlarne. Vabbè, ormai anche perché noi ciao. Ho messo una sedia apposta. Passate davanti. No, passate davanti. Passate davanti. Fa dire qua, qua. Dai Bruno, dai che Bruno mi sgrida allora. Ci giriamo dopo.
Addirittura un complimento. Addirittura un complimento in tutta la sera le mie ammazze. Ecco, già capito. Hai presente il cimbello della volta? Più o meno. Mio Dio, cattivo! Mi stai mangiando? Perfetto. Guarda che spiego. Allora, quella sì si è spenta, il power bank, quello grosso, è caduto. No, deve essere andato in fila. Dai, già andato, già partito, gli altri sono andati. Vedete voi poi non volete i bucati d'oro è partito la quale sedersi? Caprone. Ci mette sempre quell'attimino da arrivare. Ci mette sempre quell'attimino da arrivare. Sì, no, vai, tanto c'è 3 quarti d'ora. C'è questo che mi fa vedere che la dura allora
Vado a prendere il power bank che allora quando ha fatto Tamburi prima ha utilizzato. Se va andiamo senza fili come gli altri, se no io ho già preparato il convertitore, questo è il convertitore già di tiro la bobina. In caso di dici se qualcosa sta col cavo e no, mando il tiro già il cavo. Sì, così ce l'abbiamo la faccio la cosa strana che in particolare
perché non sta sempre qui, arriva perché hanno sbandierato, altrimenti non loro di qua. Anche Coca-Cola li apri la porta dietro e fianco alla porta laterale c'è sempre la prima casa. Ho preso passare di qua. Va. Non si può andare su di qua, si può da parte. Adesso arrivano con il lettino, gli dici che dove lo possono mettere? Da favore ascolta. Sta picchino, sì. Dal posizionamento dell'inizio dell'esercizio sono eventualmente loro in vada faccia qua se non puoi dire no aspetta no quando piazza il mezzo non è proprio bellissimo però ti dà Grazie mille, ma anche lei grazie mille. Destra, la facciamo. No, lasciamo l'estrazione verrà fuori. Penso che sia
caso li chiami a
Allora io vengo a prendere se ti vedo partire perché mi devi dare un segnale. Ma non si chiama San Rocco? Invece più vicino. Non so come tanto io se mai cambio camera c'è stato tutto e quindi poi sta via qui la roba calma. Questa la mettiamo qui, copre tutta la piazza. Dimmi! Non è mai staccato. Aspetta un attimo che vedo una cosa. Guarda che sul tappo c'è scritto alle 9. Ah sì? Sì. Alle 9. Alessia. Alessia, alle 9 c'è scritto. Buonasera a tutti, scaldiamo questa meravigliosa Piazza Maggiore con un grande applauso, siamo pronti? Svela
appuntamento del Drappo 2026 e Sfida delle Cernide, il primo grande momento del Palio di Feltre, ad una settimana dalle gare. E con me non poteva che non esserci anche il collega, amico e veramente collega di Palio, perché è qui dove abbiamo lavorato insieme per la prima volta, Nicola Maccagnan, a cui chiedo di fare un grande applauso. Grazie, troppo buoni. Ciao Alessia, bentrovati, buonasera. In questo continuum che va ormai dalle 18 di oggi pomeriggio, quando abbiamo iniziato la cerimonia di presentazione ufficiale di questa 47esima edizione del Palio di Feltre. La serata direi che non servono neanche particolari scongiuri, perché il clima è davvero estivo, ci fanno segno che siamo pronti per l'ingresso dei quartieri. Allora io accorcio le mie chiacchiere riempitive e andiamo invece con il programma di questa serata, di questa Sfida delle Cernide, che, come ben sapete, assegnerà il primo ambitissimo trofeo, che non è valido per la classifica del Palio, ma è valido per il cuore dei nostri contraddaioli, giovani e meno giovani. Anche perché in questi giorni Feltre ha respirato veramente l'anima del Palio, abbiamo sentito i tamburi, abbiamo visto le bandiere sventolare e questi ragazzi prepararsi a quello che è un momento veramente, veramente atteso. Su questo hai ragione tu, Nicola. Pensa che anche in quest'anno paliesco tante sono state anche le proposte di revisione di regolamenti e così, perché questa Sfida delle Cernide sempre porta dentro i quartieri un'idea di essere una gara ulteriore a quello che è il Palio di Feltre, che sappiamo è composto dalle classiche 4 gare, ancora è così, però insomma questo per raccontarvi anche cosa succede dietro le quinte, dove il Palio non si ferma mai, anzi viaggia 365 giorni l'anno. E fai bene a parlare di sfida e di battaglia, perché proprio il termine Cernide richiama a dei gruppi di combattenti volontari che erano assoldati per difendere le mura delle città proprio in epoca medievale, e dunque questa sera avremo dei combattenti in piazza che non si sfidano fortunatamente né con spade né con archi né con scimitarre, ma bensì a colpi di tamburo e a colpo di bandiera, in uno scenario di colori e di suoni straordinario, per assegnare proprio il titolo di campioni della piazza, che prevede la combinazione delle due specialità, no? Il titolo dei tamburini, quello degli sbandieratori, e poi la combinata, ovvero l'insieme di queste due classifiche. Ma vedo già arrivare il primo vessillo. Primo vessillo, perché quello che vedremo questa sera sarà l'entrata in ordine alfabetico, rigorosamente alfabetico, e solo per questo primo istante dei quartieri del Palio di Feltre. E subito dopo vedremo la sfilata del direttivo dell'ente Palio che accompagna il gruppo sbandieratori Città di Feltre e naturalmente i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Dopodiché si entrerà nel vero spirito del momento sacro di questa serata, ad una settimana dalle gare ufficiali, dove sveleremo per la prima volta al pubblico il drappo, quest'anno realizzato dall'artista internazionale Marinella Senatore, e andremo poi a proprio giocarci la Sfida delle Cernide. Una sfida che io lo voglio ricordare, una sfida che coinvolge tutti, dai junior, che tanti di loro si prestano a questa piazza per la prima volta, a quelli che invece sono un po' più senior, che saranno in una vera e propria gara sfidandosi prima a coppia e poi nella gara della grande squadra. Quindi vedremo in totale 3 numeri per ogni quartiere, e questo sarà veramente ciò che caratterizzerà le prossime ore, in cui vi chiediamo che gli applausi siano tanti, che il tifo sia tanto, perché lo sappiamo, la Sfida delle Cernide è una cosa lunga, ma l'aria si taglia con il coltello, si taglia con il coltello. Castello, non vi sento? Dove siete, Castello?
I leoni hanno ruggito e quindi salutiamo anche il quartiere dal Leone Dorato e subito dopo sentiamo che arrivano in questa piazza maggiore anche i tamburi e le bandiere del quartiere della Stella a Oro a 8 punte. Poco fa alla presentazione del palio abbiamo visto anche i leoncini, abbiamo visto i duomini, abbiamo visto gli aquilotti e i cornetti, che sono proprio le primissime file di questi quartieri che naturalmente rendono veramente il palio qualcosa di speciale oltre che di intergenerazionale. In alcuni gruppi abbiamo i padri che accompagnano i figli. Eh sì, transgenerazionale, hai detto bene, ed eccoli qua, la Stella a 8 punte su Campo Blu del quartiere Duomo. Ci siete, Duomo? Vi fate sentire? Dove siete, Duomo? Duomo non si sente, Duomo non si sente. Eccoli qua, eccoli qua. Eccoli lì. Le carine ad aprire il corteo del quartiere del Duomo, l'abbiamo ricordato prima, prima della vittoria di Portoria del 2025, per 4 volte campioni del palio. E questo era il boato dei tamburi del Duomo. E naturalmente il Duomo è qui che se la gioca insieme anche agli altri quartieri con veramente tanta grinta, perché vorrei anche ricordare che lo scorso anno c'è stato solo qualche punto di differenza con il quartiere vincitore delle Cernide, che è stato il quartiere Portoria che ha veramente vinto tutto, possiamo dire. Ha fatto man bassa, sì. Ha fatto, non sto parlando solo della vincita del Palio 2025, ma proprio di quello che è accaduto durante la sfida delle Cernide 2025, dove abbiamo annunciato la bandiera, dove abbiamo annunciato il tamburo, e da lì non si è più capito niente. Perché Portoria aveva capito la sfida delle Cernide e la combinata è nostra, e quindi andiamo a farci accompagnare in questo momento solenne di entrata anche dal quartiere dell'Aquila Boema, il quartiere Portoria, e un quartiere che si dovrà letteralmente difendere. Le aspettative sono molto alte. Eh sì, loro dovranno restituire il tamburo e la bandiera vinti lo scorso anno su questa piazza, un anno davvero d'oro per l'Aquila Boema bicefala o bicipite, come volete, nera su campo oro. Sono i colori che fino a poco fa sono campeggiati sul vessillo di Piazza Maggiore, a ricordare che il 2025 è stato l'anno giallo-nero. Eccoli qua i piccoli portacolori di Portoria, gli aquilotti e le aquilotte, che danno il benvenuto al quartiere vincitore del Palio 2025. Una tifoseria molto importante, ma io rifarei un po' di ascolto di quelle che sono le voci mentre aspettiamo il corno d'oro, e quindi chiediamo: Castello, ci sei? Duomo, ci sei? Portoria, ci sei? Ed ecco che mentre sentiamo Santo Stefano vediamo anche i premi realizzati da Fabio Giudice, la bandiera e il tamburo, e quello invece realizzato, la scultura realizzata da Jean Bellumat, che di anno in anno per la vittoria della sfida delle Cernide. Quindi 3 premi tutti Portoria. E intanto devo dire che questi tamburi sono inconfondibili, Nicola. Rimbombano ai lati del Palazzo Pretorio, che naturalmente fa da cassa di risonanza al suono dei tamburi. Il vessillo che li anticipa è inconfondibile, è quello del corno da caccia d'oro su fondo rosso, ovvero appunto quello del quartiere Santo Stefano, che è anche il quartiere che è da più tempo a digiuno della vittoria del Palio di Feltre. Era l'anno 2016, dunque
Sono 10 anni che il corno non porta a casa il drappo e dunque le motivazioni non mancheranno nemmeno quest'anno, anzi, e non mancheranno sicuramente nemmeno questa sera per la sfida delle Cernide. Signore e signori, a voi il quartiere Santo Stefano. Fotografi e operatori, vi do uno scoop: dal versante del Monte Tomatico sta nascendo la Luna. Se volete partecipare al concorso fotografico del Palio o semplicemente volete una foto suggestiva di questa serata, guardando la piazza dalla nostra angolatura fortunata, abbiamo a destra il municipio e poi il leone lato di San Marco e poco dietro, proprio adesso, la Luna che fa capolino dal versante a est del Monte Tomatico, una vera e propria cartolina qui sulla piazza, i meravigliosi colori dei nostri quartieri. E uno spazio da riempire con gli ultimi attesi di questa lunga sfilata, e quindi chiedo ai quartieri di prepararsi per proprio fare la nostra canzone, la canzone dell'Ente Palio che tutti conoscete, un unico grido, un'unica sinfonia per accogliere qui insieme a noi l'entrata del direttivo dell'Ente Palio, l'entrata del drappo ancora coperto per ancora qualche minuto. A voi la scena.
dell'amministrazione comunale. Benvenuti a tutti, benvenuti in questa piazza. E Nicola, si sta per svolgere un momento che è quello più atteso da ogni feltrino che ama il Palio, perché ci siamo trovati alla Santa Messa del Palio proprio poco prima dei Santissimi Vittore e Corona, e abbiamo annunciato un nome, quello internazionale di Marinella Senatore, un'artista poliedrica che ci lascia veramente una grande sorpresa di cosa sta lì sotto quei due lievi lembi che saranno ambiti in questa edizione. Sì, come dicevi bene, il momento è sacro e profano, ma è anche sacro per gli amanti del mondo del Palio, perché è il momento in cui si concretizza plasticamente il motivo per cui questi 4 quartieri si danno battaglia questa sera e soprattutto nel prossimo fine settimana. Il drappo, come è stato giustamente già detto, è stato realizzato da Marinella Senatore, artista poliedrica, come ben dicevi, che usa le arti, da quelle grafiche a quelle rappresentative, in varie forme. Attua soprattutto una forma di arte partecipativa, perché realizza spesso le proprie opere in contesti sociali e cittadini, coinvolgendo la popolazione e cercando anche di includere, quindi rendere partecipi dell'opera tutti i membri di quella comunità, e soprattutto intende lasciare un messaggio con le proprie opere. Giusto per darvi una dimensione di Marinella Senatore, magari per i non addetti ai lavori, lo dicevamo prima dal palco, ha esposto presso le principali istituzioni artistiche e culturali europee e mondiali, tra le quali il Centre Pompidou di Parigi, il Maxi di Roma, il Quiz Museum di New York, il Palais de Tokyo a Parigi, il Museum of Contemporary Art di Chicago e molti altri. Vi ricordo ancora che è artista dell'anno 2006 per la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, e dunque queste sono le credenziali di quest'artista, che peraltro si inserisce in un panorama artistico degli anni del Palio di assoluto livello e di assoluto valore. Io, prima di dire qualcosa sull'opera, direi che è il caso di vederla, perché sennò descriviamo il nulla, e quindi a te il countdown per il disvelamento del drappo 2026. Allora chiediamo naturalmente ai quartieri di prepararsi con un rullo di tamburi, e chiedo al presidente dell'Ente Palio, Eugenio Tamburrino, insieme al vice sindaco di Feltre, Claudio Dalla Palma, e se si vuole anche aggiungere l'assessore delegato al Palio, Matteo Titton, per questo momento di disvelamento. Siamo pronti, e quindi chiedo di rullare i tamburi. Grande, grande l'emozione. Ci siamo quasi. Si fa attendere, si fa attendere. Sale l'attesa, giustamente. E intravedo un messaggio, intravedo. Il Palio 2026, eccolo qua! Eccolo qua, ecco a voi il drappo del Palio di Feltre 2026. Io contengo moltitudini. E se oscurassimo anche solo un attimo il significato che ha per noi del Palio di Feltre la moltitudine, direi che qui c'è veramente tanto, tanto da dire. Vi do solo qualche cenno, perché poi, come tutte le opere d'arte, vanno vissute, interpretate e sentite con il sentire personale. L'opera è un arazzo ricamato finemente e deriva da un intenso percorso di ricerca dedicato alla storia, alle tradizioni e all'identità territoriale di Feltre, eseguito da Marinella Senatore. Introduce anche però alcuni elementi contemporanei che potete vedere soprattutto nella parte bassa del drappo. 2 sono i simboli principali, li vedete bene. Nella parte alta il cavallo, che richiama il movimento, la forza, lo spirito naturalmente del Palio, e l'albero al suo fianco, emblema di vita che, come vedete, affonda le radici nel terreno. In cima campeggia la scritta "Io contengo moltitudini", che è una citazione di Walt Whitman
tratta da Song of Myself. Whitman, giornalista, scrittore, poeta, ritenuto il padre della poesia americana del XIX secolo. Valore aggiunto del drappo, da distante non lo vedete ma lo noterete quando vi avvicinerete, è la realizzazione del ricamo. Questo è un drappo interamente ricamato, realizzata dalla scuola indiana Chanakya School of Crafts di Karishma Shvali. Karishma Shvali è una figura di riferimento nella valorizzazione dell'artigianato tessile indiano. Dal 1998 guida Chanakya International, storica azienda di Mumbai, con l'obiettivo di preservare il patrimonio culturale dell'India. Però nel 2015 ha fondato anche la fondazione, la Foundation, e l'anno successivo la School of Craft, che ha realizzato appunto questo drappo, un'istituzione senza scopo di lucro che promuove l'educazione artigianale e l'emancipazione femminile, e pensate, ha già coinvolto in questo progetto più di 1400 donne. Dunque, oltre al valore artistico, culturale e grafico, c'è dietro questa opera, tra l'altro di dimensioni un po' XL gigantesche rispetto ai soliti drappi, porta anche un importantissimo messaggio culturale, inclusivo, come dicevamo prima, ed è davvero trasversale sia in termini geografici che di etnie. E io direi che tutto questo, oltre al valore artistico in sé, merita un grandissimo applauso della piazza di Feltre al drappo del Palio 2026. Un drappo che contiene moltitudini, un grande drappo per un grande palio. Io voglio far notare che da lontano può sembrare un dipinto, ma in realtà quelli che vediamo sono più di 100 tipologie di punti diverse ricamate a mano. E riguardo a questo proprio voglio passare ora la parola al presidente dell'Ente Palio, Eugenio Tamburrino, perché dietro quest'opera c'è una grande ricerca e un grande lavoro del direttivo. Grazie Alessia, grazie Nicola. C'è una grande ricerca del direttivo, ma soprattutto c'è una grande ricerca e una grande opera d'arte di Marinella Senatore, a cui chiedo a tutti di rivolgere un saluto e un applauso. C'è una grande ricerca perché, lo vediamo, è andata alla scoperta degli erbaria bellunesi storici, ha studiato la nostra storia e ha studiato i nostri simboli. Un'architettura contemporanea che trasporta il palio nell'oggi, il simbolo del cavallo, che è uno dei simboli per eccellenza del palio e dei drappi del palio, e l'albero. Tante volte nei discorsi dei quartieri oggi abbiamo sentito la similitudine con l'albero, con gli alberi come radici di questa comunità. Eccolo, Marinella Senatore l'ha capito e ci ha regalato questo drappo straordinario che ha un valore aggiunto incredibile. È stato realizzato da questa fondazione indiana che insegna alle donne indiane la tecnica del ricamo tradizionale per assicurare loro un'indipendenza economica, sociale e per assicurare a tutta la comunità femminile indiana un futuro migliore. La comunità di Feltre, che esporta i propri valori alla comunità straniera di Mumbai, è credo un ulteriore valore aggiunto di questo drappo che, come dice il titolo, contiene moltitudini. Contiene le moltitudini che il palio di Feltre contiene. Tanti spunti, quello storico, quello delle bandiere, quello agonistico, tanti portati e vissuti personali che vengono contenuti dal drappo e vengono contenuti dal palio. E allora questa sera lanciamo davvero questo motto che ci rappresenta alla perfezione: noi conteniamo moltitudini. E siamo una moltitudine anche in piazza che via via si sta riempendo. Avrete modo di, dicevo, assaporare più da vicino questo drappo, questo palio, che non è un drappo dipinto, ma bensì è un drappo ricamato con migliaia e migliaia di punti di diversa tipologia, come diceva Alessia, ed è un lavoro straordinario non solo dal punto di vista artistico ma anche realizzativo. Immaginate quanto hanno dovuto lavorare queste mani e questi occhi per dare vita a questa straordinaria opera.
Una Feltre che contiene moltitudini, anche questa sera l'abbiamo anche detto e rimarcato, è stato detto anche durante la presentazione ufficiale della 47esima edizione del Palio di Feltre e adesso vorrei lasciare un momento questa piazza per la prima volta all'assessore delegato al Palio di Feltre Matteo Titton e facciamo un saluto anche al vice sindaco Dalla Palma. Grazie, abbiamo detto, come diceva Alessia, l'abbiamo presentato in Senato e io credo che le moltitudini non siano solamente dentro questa stanza e questa piazza, ma siano anche al di là delle cordoni di sicurezza, che ringraziamo i volontari, perché ognuno di noi ha le proprie passioni, ha i propri lavori. Ciononostante è qui questa sera per presentare il proprio sostegno ai propri quartieri, ma anche a tutti i ragazzi che sono qua dentro. Ecco, io penso che vada un po' connubio con quello che è il tema passione comunità, perché proprio i ragazzi qua dentro, nonostante le varie sfide che hanno nella loro vita, sono qui con impegno e con passione. Si sono allenati tantissimo durante i mesi scorsi e tanti si alleneranno anche durante questa settimana pre-palio. Quindi in bocca al lupo a tutti per stasera e che vinca il migliore. Grazie. Grazie Matteo Titton. Beh, diciamo che un grande momento si è svolto ed è sacro, ma ora entriamo in un altro grande sacro momento e lo faremo con tutti voi qui. Proprio per rimarcarne la solennità e quindi vorrei presentarvi questa sera la giuria della sfida delle Cernide e li chiamerei qui con voi, anche se siamo in tanti ci stringiamo. Sì, facciamo posto. I giudici dei musici Giulia Nori, Matteo Denardi, Riccardo Barbiero e Pietro Trevisan, gruppo che arriva dal gruppo musici Sbandieratori Tempesta direttamente dal Palio di Noale. Li salutiamo. Benvenuti. Giudici degli sbandieratori si schierino Federico Graziani, Yuri Bonetti, Federico Gilli, Andrea Scanavacca, che arrivano dalla contrada Santa Maria in Vado di Ferrara, che è uno degli 8 distretti territoriali in cui è divisa la città nell'edizione del Palio moderno. E abbiamo poi una giudice del rigore storico, lei è la responsabile costumista del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, Nicole Dalla Costa. Un applauso a lei, anche perché questa sera è la sua primissima avventura in questa veste. Salutiamo anche Silvia Tisot, storica sarta e costumista dell'Associazione Palio, nonché responsabile del nostro meraviglioso corteo storico che accompagna da veramente tantissime edizioni il Palio di Feltre, che questa sera purtroppo non può essere con noi e quindi facciamo un applauso anche a lei, che le arrivi, ci sta sicuramente guardando da casa. Comincia a essere stretta questa piazza, eh? Comincia ad essere stretta, ma era un momento solenne e meritava che ci fossero veramente tutti, giuria schierata, e quindi davanti a loro chiamiamo i rappresentanti del quartiere Portoria, che lo scorso anno hanno vinto il premio per la miglior bandiera, per il miglior tamburo e anche conseguentemente il premio combinata, per restituire i premi. E quindi un applauso. Ed è il momento di cedere le armi e quindi riconsegnare i segni della vittoria, rimetterli in palio. È una bellissima tradizione della sfida delle Cernide. Io mi avvicino perché qui dentro ho naturalmente il sacchettino con tutti i nomi dei quartieri che mi sono dimenticata di portare. Ora spero che non siano caduti fuori, quindi tieni qua che contiamo. Se sono 4 siamo giusti. 1, 2, 3 e 4, perfetto, ci sono siamo tutti. pronti per resettare anche quella che sarà il momento di sfida e quindi No, io vorrei che qualcuno segnasse l'ordine di estrazione perché poi me lo potrei dimenticare. Ho trovato una bellissima storia, Nicola, per questa pescata. Vieni con noi, facciamo anche un applauso al cerimoniere Andrea Aragona, eccolo che ci tiene tutti sul pezzo, devo dire. Sì, lui è il metronomo, lui è il gendarme, che detta i tempi. Cosa accade se il tuo papà è Portoria e la tua mamma è Duomo? Cosa accade se la tua mamma è Castello e il tuo papà è Santo Stefano? Baruffe quotidiane, per cosa forza. Succede? Ho visto prima questa bellissima maglietta che stanno indossando 2 meravigliosi bambini che, come sapete, pescano dal cilindro i nomi e l'ordine delle sfide, e li ho invitati. Ho invitato tutta questa bellissima famiglia qui con noi e ve li presento subito. Prego, venite qui con noi. Vengano.
Un grande applauso a Guardate questa... che bella immagine multicolore, multiquartiere del Palio, eh? Eccoli qui, allora vi chiedo di presentarvi a questa piazza. Voi siete la famiglia? Gosetti. E i vostri nomi? Thomas. Elisa. Tu come ti chiami? Non si ricorda come si chiama? Liam e Noah. E facciamo un applauso a questi piccoli contraddaioli che, non so se vedete da lontano, ma indossano queste magliette che sono un mixage tra quartiere Castello e quartiere Santo Stefano. Ancora non hanno deciso bene, ma questa sera decideranno qualcosa di molto importante, ovvero l'ordine delle sfide che si svolgerà questa sera per la sfida delle Cernide. E quindi Liam, sei pronto a pescare dal cilindro magico? Sì, Dai, il papà ha detto di avvicinati. sì, quindi... Avvicinati sì. qui con il Ecco papà. qua. E quindi lo facciamo anche a favore di camera. Pesca un bigliettino. Eccolo qua. Il primo quartiere che sfiderà è il quartiere Santo Stefano. Santo Stefano, primo quartiere in sfida. Liam, non vorrei dire, ma qua c'è stato lo zampe... Vediamo. Liam, andiamo con il secondo quartiere. Secondo quartiere estratto. Il quartiere Duomo. Duomo, secondo quartiere in sfida il Duomo. Santo Stefano Duomo, rimangono Portoria e Castello. Pesca bene, perché sennò poi l'ala si agita, mi raccomando. Terzo Li ha presi quartiere. tutti e due? No, solo uno. Giusto. Santo Stefano Duomo e il terzo quartiere Castello. Quindi verifichiamo l'ultimo, così non vi abbiamo dovrebbe detto essere bugie. Portoria. Ok, quindi Grazie mille alla famiglia Bosetti e grazie a Liam per aver proprio regalato anche questo momento. È un momento importante. No, si è creato un nuovo brand. Le magliette B-brand sono una novità assoluta. Ci sarà un merchandising da domani clamoroso su questa cosa. E quindi, mentre ci prepariamo alla sfida junior e naturalmente i quartieri rimarranno qui con noi per la sfida junior, noi salutiamo l'Ente Palio, salutiamo l'amministrazione comunale e invitiamo il drappo ad uscire mentre i giudici ad avvicinarsi al E tavolo prendere di posto giuria, al loro prendere tavolo. posto. Prego giudici, andate a fare il vostro lavoro. Facciamo un grande applauso. Intanto... Grazie. Ringraziamo naturalmente l'Associazione Palio e tutti i membri del direttivo, gli esponenti dell'amministrazione comunale e il Palio, il drappo di Feltre, che sarà l'oggetto del contendere di questa edizione. Naturalmente i quartieri ora intonano di nuovo la canzone univoca, ancora una volta un'unica voce per la nostra Feltre, per salutare il gruppo sbandieratori Città di Feltre, amministrazione comunale e direttivo che troveremo alla fine, che ritroveremo alla fine della sfida junior. Quartieri, siete pronti?
Resettata la piazza, ma noi la riempiamo con un grande applauso ai quartieri e naturalmente a questo meraviglioso drappo che ora sta qui insieme a noi, è protagonista di questa serata. Sì, credo che avrete modo di assaporarlo davvero con calma, vederlo anche più da vicino, perché è un'esperienza straordinaria. Soltanto a immaginare le ore e ore di lavoro che ci sono volute per realizzarlo, oltre naturalmente a tutti i valori simbolici. Credo che parleremo a lungo di questo drappo. Assolutamente, se ne parlerà a lungo, ma ora è il momento dei junior, i piccoli campioni dei quartieri e una cosa che mi preme sottolineare è che questo non è un momento di sfida, perché naturalmente i gruppi junior non ricevono punteggio da parte della giuria in nessun modo, né gli sbandieratori né i tamburini né tantomeno per il rigore storico, ma questo è un momento solenne per tanti di loro, perché sarà per tanti, veramente tanti di loro, la prima volta su questa piazza. E quindi facciamo un grande applauso al gruppo under del quartiere Santo Stefano. Eccoli qua. Li invitiamo a prendere spazio nella piazza. E allora andiamo a riempire con i colori bianco, rosso e oro del quartiere Santo Stefano. Avevi ragione, mi tocca dirti che avevi... È stato 100 volte meglio, mi dispiace. Duomo abbiamo detto.
Si difendono bene le nuove leve del quartiere Santo Stefano. Ve le presento subito. Sono Ida, Sofì, Giulia, Anna, Noemi, Angelica, Allison, Elisa e Aurora. Un applauso a voi. Bravissimi, complimenti. E le giovani leve del quartiere Santo Stefano, vi ricordo che ogni gruppo ha 5 minuti di tempo a disposizione per presentare il proprio numero di bandiera, supportato naturalmente dai tamburini. Noi rispettiamo l'ordine estratto anche per la gara vera e propria. Assolutamente sì, e si prepara il quartiere Duomo per il numero under e sono 4 i ragazzi che si sono messi alla prova con questa avventura: Annalù, Fiamma, Lorenzo e Rebecca. Un grande applauso a loro. Grinta, tenacia, la piazza è vostra, ragazzi. Forza Duomo! Rebecca, i 4 sbandieratori del gruppo Under Duomo. Bravissimi, stavo guardando un po' questa piazza a tutto tondo, se tanto mi dà tanto, non so sabato prossimo dove metteremo la gente, perché siete davvero tanti, siete bellissimi, il colpo doppio da qui è
davvero meraviglioso con i palazzetti cingolani, la zona al di sotto del ciottolato di Piazza Maggiore, Palazzo Gazzi, davvero un'immagine strepitosa. Fatevi un bel applauso a voi che siete qui in piazza questa sera per questa sfida delle Cernide. Io voglio anche ricordare che il Palio è anche digitale, perché siamo in diretta streaming su YouTube, e quindi se c'è qualcuno di lontano che volete invitare a vivere questo meraviglioso momento potete farlo, è tutto sulle nostre pagine social. E un altro numero interessante che voglio dare sulle pagine social è che veramente in questi ultimi giorni abbiamo raggiunto più di 100.000 persone, e questo è un grandissimo traguardo, perché se qui questa sera siamo tanti, gli occhi che abbiamo addosso lo sono ancora di più. E a noi questo fa grande piacere. Un saluto particolare a chi ci segue naturalmente da lontano. Continuate a farlo nei prossimi giorni, in particolare nel prossimo fine settimana. Se invece siete a portata di macchina, venite a Feltre, perché l'esperienza del Palio sul campo è un'esperienza indimenticabili. Da annusare, no? Con il telefono non da si può gustare annusare. con tutti i sensi, assolutamente. E quindi veniamo alla terza esibizione dei numeri under. Chiamiamo Emi, Alice, Matilde, Siria, Caterina ed Eleonora del quartiere Castello. Un gruppo di 6 sbandieratrici ruggenti allenate e seguite da Camilla Dalla Palma. Ragazze, la piazza è vostra. Forza Leoni!
si sono proprio presentati in questa piazza con una sicurezza di chi la bandiera la sventola veramente da un bel po'. Sì, ne vedremo delle belle. Sale anche il tifo, senti l'incitamento come si fa via via più forte. È l'ora dell'Aquila, bicipite di Portoria, e invitiamo i giovani atleti Bianca, Lucrezia, Alice, Giorgia, Caterina, Sofia e di nuovo Giorgia per il numero under. È tempo dei colori giallo-neri di Portoria. Ale Portoria. Salutiamo anche queste giovani atlete che si prendono tutto il nostro applauso. E con questo si chiude la sfida under, una sfida tra virgolette perché in realtà, come abbiamo detto poc'anzi, non rientra in nessuna tipologia di punteggio se non l'applausometro. E quindi sì. Io lo misurerei. Usiamo, sentiamo un po' l'applausometro, E allora andiamo in ordine alfabetico, che così siamo abituati. Castello! Ah però! C'è, Castello c'è. Ah però! Quartiere Duomo! Portoria! Santo Stefano!
Siamo lì, pare che siamo belli caldi, siamo tutti belli caldi stasera, molto bene. Ma teneteli ancora un attimo questi applausi, perché ora andremo a dare degli attestati proprio ai giovani, ai junior della sfida delle Cernide. Lo faremo con i componenti del direttivo dell'Ente Palio, con un rappresentante del Comune di Feltre. Nel frattempo invito Manuel Sacchetta, vicepresidente, che reca gli attestati, eccolo qua, proprio ad degli avvicinarsi. Ecco, c'è stato questo cambiamento: da quest'anno gli attestati ai nostri giovani, e chiameremo un componente per ciascun quartiere, proprio per dare questo, si fa largo nella folla, eccolo qua, questo attestato. Io li metterei un po' più al centro, perché qui siete molto ma io andrei proprio al centro della piazza. Prego, direttivo. Andrei proprio al centro della piazza. Eccoci e chiamerei proprio il primo quartiere, un rappresentante del quartiere Castello. Un rappresentante di Castello per ritirare gli attestati, eccola qua. Un rappresentante del quartiere Duomo. Castello, Duomo. Un rappresentante del quartiere Portoria. Avanti Portoria. E un rappresentante, fermati qua che così siamo tutti insieme. Sì, poi facciamo una bella foto di gruppo. Del quartiere Santo Stefano. Eccoli qua. Ritirate gli attestati e distribuiteli qua, aspettate. Mettetevi che facciamo una foto. tutti qui in fila per la foto, proprio mettiti laterale, e facciamo anche un grande applauso ai giovani che si impegnano ad insegnare agli altri giovani, che nel mondo del palio sono veramente tanti e che abbiamo visto questa sera. Così fate due per parte. Che super risultato portano alla nostra piazza, un risultato che abbiamo visto, lo ricordo, con i leoncini, con i duomini, con gli aquilotti e con i cornetti durante la presentazione, ma anche questa sera con la sfida Under. Grazie. E questa è la foto di gruppo, ricordo, della consegna degli attestati della sfida Under. Ancora un applauso a tutti i partecipanti a questa sfida. Bravi ragazzi. Prima volta anche di questo, grazie. Battesimo del fuoco. Potete rientrare ai vostri posti. Le file. Ringraziamo di nuovo il direttivo dell'Ente Palio, il presidente Eugenio Tamburrino, con Giovanni Argenti, Dolores Bortolas e Manuel Sacchetta, e così chiudiamo il momento Under ed entriamo nella vera e propria sfida. E invito quindi i quartieri a farci un saluto e a lasciare la piazza. Ricordo che l'ordine di entrata sarà Santo Stefano, Duomo, Castello e Portoria, e li facciamo uscire in che ordine, Andrea Aragona, cerimoniere? In ordine alfabetico, rigorosamente in ordine alfabetico. Quindi andiamo e salutiamo il leone rampante di Castello. Bravi ragazzi. E Castello si avvia a lasciare la piazza, accompagnato dall'applauso dei suoi tifosi. Dove siete, Castello? Oh, là, è tempo anche dei cori, ragazzi. Al coro di Castello Castello, leoni e leoncini abbandonano la piazza. Salutiamo anche il quartiere Duomo e ricordo, visto che con un orecchio mi sentono ancora quelli del Castello, che un rappresentante per ogni quartiere può avvicinarsi, come anche sancito durante le tante riunioni, al gruppo dei giudici, per proprio andare al centro della piazza, valutare le condizioni della piazza e le condizioni del vento, che fino a poco fa non ci lasciava veramente un minuto di scampo. Invece adesso pare che tutto sia tranquillo, e quindi invito veramente chi deve avvicinarsi ad avvicinarsi. E salutiamo il quartiere Duomo,
Questi sono attimi silenziosi, ma sono attimi silenziosi la quiete prima della tempesta. Questa è la davvero. quiete prima della tempesta, in senso metaforico naturalmente, della sfida, della battaglia che vedremo tra poco. E sbattono le ali, le aquile del quartiere Portoria che salutano questa piazza, ma è un arrivederci a tra poco. Portoria quest'anno mi sa che un po' gli rode, sono gli ultimi della sfida delle Hanno cerne. riconsegnato tutto questo malloppo e quindi insomma adesso è da capire, si riparte da zero. Il bello del Palio, ogni anno si riparte completamente da zero e chi aveva avuto gli onori l'anno prima deve riconquistarseli. È un grande onere e un grandissimo onore. Ecco che anche il gruppo sbandieratori del Portoria si reca verso l'uscita. Salutiamo anche Santo Stefano, vediamo il portastendardo già pronto con un passo avanti agli altri e ormai le cerimonie sono diventate anche proprio svelte, devo dire, da quel 2006 quando tutto è iniziato con la sfida delle cernide. Questo è grazie anche, dobbiamo dirlo, a due persone. Uno l'abbiamo nominato e chiamato più volte, penso che lo chiameremo ancora, che è Andrea Ragona, e l'altro è il nostro direttore artistico Fabio Giudice, che abbiamo nominato ancora una volta prima proprio perché ha realizzato i premi, 2 dei 3 premi che questa sera i quartieri si contendono. Quindi Andrea, il cerimoniere, è al centro della piazza. Invitiamo i quartieri, un rappresentante per quartiere, ad avvicinarsi alla piazza. Se anche i giudici vogliono andare a controllare la piazza, io intanto vi voglio ripresentare chi sono i nostri giudici. Quest'anno avrete notato non c'è più la giuria creativa, ma si è optato per una variazione più tecnica, con anche un giudice in più per gli sbandieratori, con l'obiettivo di un compito a questi quartieri, cioè la possibilità di scrivere un numero sempre più articolato e standardizzato anche per quelli che sono gli standard tecnici e qualitativi richiesti in FISB, che non è una cosa da poco, perché significa che questo richiede un grande impegno ai nostri gruppi. Voglio ricordare, scusate, c'è anche un po' di logistica in tutto questo chiacchierare, che il quartiere Santo Stefano nel frattempo si prepari per entrare in piazza, perché sarà il primo a regalarci il numero di coppia. Come si svolgerà adesso la serata? Prima vedremo tutte le coppie hanno 4 minuti a testa più qualche minuto di aggiunta per entrare ed uscire dalla piazza, dopodiché avremo i numeri, quelli un po' più li chiamo sostanziosi, perché sono anche quelli più lunghi, quelli più articolati da vedere e da giudicare per le nostre giurie, che sono pari a 9 minuti, che sono proprio l'esercizio unico della grande squadra. Non vedo avvicinarsi nessuno. Allora ripetiamo: un rappresentante per ciascun quartiere per visionare il campo di gara e per poi prendere contatto con i giudici. Chiedo magari ai giudici, ad un giudice, di avvicinarsi al centro della piazza, che così potete proprio anche farvi vedere dai rappresentanti e valutare le condizioni di questa piazza. Anche questa è una novità di quest'anno. Come no. Perché comporsi di una giuria più tecnica significa anche tenere in considerazione diverse cose. Io vorrei dire che la giuria di quest'anno, come sempre, non è a caso. Ci sono dei giudici che sono imputati ai musici, i loro nomi sono Giulia Nori, Matteo Denardi, Riccardo Barbiero e Pietro Trevisan, e provengono dal gruppo Musici e Sbandieratori Tempesta, un gruppo che nasce nel 2012 nell'ambito del Palio di Noale. Abbiamo poi i giudici per gli sbandieratori Federico Graziani, Iuri Bonetti, Federico Gilli e Andrea Scanavacca, che provengono dalla contrada Santa Maria in Vado di Ferrara, che è una degli 8 distretti territoriali in cui è stata divisa la città nell'edizione del Palio Moderno di Ferrara, che anche questo, come quello di Noale, è famosissimo. A questi vedremo un giudice che si aggiunge.
giudice del rigore storico, perché dovete sapere che per entrare in piazza i nostri ragazzi si preparano tantissimo anche esteticamente, e con esteticamente non intendo solo il costume, ma intendo anche attenti ad avere l'orecchino giusto, attenti ad avere l'anello giusto nella mano giusta, attenti a non avere lo smalto, attenti anche ai tatuaggi. Adesso i giovani si fanno i tatuaggi, no? Sul collo, sulle mani. Questi vanno coperti perché chiaramente il rigore storico siamo in pieno medioevo, ci dice dobbiamo essere consoni al periodo e adeguarci con l'abbigliamento, con tutto quello che esisteva o non esisteva all'epoca. Lo smalto rosso probabilmente neanche i nastrini sui capelli, no, che so che un'edizione a uno dei nostri quartieri è costato tanto in termini di piccole punti. Sviste che possono, e di questo si occuperà la nostra Nicole Dalla Costa, responsabile costumista del gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Intanto i rappresentanti dei quartieri con il delegato dei giudici hanno tastato il campo di gara. Credo che questi ragazzi conoscano i ciottoli della piazza uno a uno, li abbiano oramai nominati da quanto li hanno calpestati, insomma, no, in queste turno settimane. Arrivano tra il Panfilo e il Vittorino ad allenarsi a provarla questa piazza, e noi siamo pronti per iniziare con il quartiere Santo Stefano che rientra proprio carico, con una grande energia, l'energia di chi apre in questa piazza, Piazza Maggiore, la nostra splendida Piazza Maggiore. Si fa sul serio, e quindi anche i nostri giudici, basta, finite le e si inizia. Naturalmente invito la nostra Nicole Dalla Costa, giudice del rigore storico, se vuole girare per la piazza mentre entrano i nostri ragazzi del quartiere Santo Stefano che presenterà ora la coppia, una coppia formata da Giorgio e Julian, una storica coppia, oserei dire, della sfida delle Cenidi del Santo Stefano. Si riconfermano proprio i titolari, no, di questa specialità, i nostri Giorgio e Julian, che è il terzo anno consecutivo che vediamo su questa piazza. È una conferma importante che racconta un percorso di crescita proprio che questi due ragazzi hanno saputo costruire stagione dopo stagione, un'intesa sempre più solida fino a trasformare punti di forza. Entrambi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con molte realtà del panorama FISB e partecipando a stage, allenamenti, esperienze con anche gruppi provenienti da tutta Italia. Diciamo che questa sera portano tutto questo patrimonio in piazza. Guardo Giorgio e Julian, per un cenno siete pronti voi per partire? Vedo che mi fanno di sì. Chiedo alla giudice del rigore storico se mi può dare un ok quando è pronto. Siamo pronti, c'è un fischio di inizio anche per il numero della coppia, perché ricordo che avete 4 minuti a testa. Signore e signori, Santo Stefano.
Giorgio e Julian, quartiere Santo Stefano, ha alzato la mano, numero finito e questi 4 minuti ce li siamo goduti alla grande. Salutiamo il quartiere Santo Stefano e i due atleti che, devo dire, ciò che rende veramente speciale questo tipo di esibizione in coppia è un dialogo continuo che si va a formare di allenamento in allenamento. Un aspetto, noi abbiamo parlato prima del numero under, ok? E dopo gli under dovrebbero venire gli under. In verità tutti ragazzi, atleti giovani e giovanissimi a dimostrare come il Palio di Feltre, ma lo vedete anche proprio attorno a voi, sia davvero patrimonio dei ragazzi, dei giovani, dei giovanissimi, e questo è uno degli aspetti più straordinari secondo me di questa manifestazione. Mentre guardavamo il numero, dicevo che ho visto più volte queste coppie allenarsi proprio in questa piazza e venire a prendersela tutta, poiché non basta essere ottimi sbandieratori singolarmente, ma serve anche un grado di fiducia reciproca che solo allenandosi insieme può veramente accadere. E quindi guardo il cerimoniere Andrea Aragona, noi siamo pronti per accogliere il quartiere Duomo che ora qualche la nostra piazza. Il quartiere Duomo vedrà in piazza due veramente anche qui una coppia che è consolidata, perché avremo Clemen Perotto e Daniele Payer, che sono determinati, che sono affettati, che sono qui pronti a lasciare il segno. È un numero dinamico, esplosivo, ricco di passaggi, quello che vedremo come è stato d'altra parte quello del Corno d'Oro. E ci aspettiamo dei ritmi serrati da questo quartiere che ha veramente una grinta da vendere e lo dimostrerà proprio. L'ordine di entrata, perché poi ogni coppia può fare il numero anche quello che ha visto in precedenza su come è andata, quindi il grado di rischio e di confidenza con la piazza dipende da qual è il clima che si respira dopo i numeri precedenti. Ma poi vogliamo anche contare il fattore stanchezza. Come no? Perché lo sappiamo che mentre ecco facciamo un grande applauso al Duomo. Mentre il Duomo non chiacchierare sopra a questo momento che è e per tutti noi è ma devo anche sottolineare che i primi o gli ultimi ad esibirsi non è proprio così un fattore. Sale la tensione mentre aspetti, mentre gli altri sono in campo e tu sei lì che aspetti, che fremi, non passano mai. Allora accorciamoli questi minuti. Accorciamoli, ma io sto aspettando che entrino gli atleti. Sì, ultimo se il gruppo sono da sotto mi fai quindi Daniele e partiranno proprio da lì, da fuori piazza. No, vedo che si schierano. Daniele entra. Credo scaldamento. Allora, la nostra giudice per il rigore storico mi faccia cenno quando ci siamo. Ok. Chiedo anche ai ragazzi di fare un cenno con la testa o con la mano quando sono pronti. Sono pronti e quindi possiamo dare il fischio d'inizio. Quartiere Duomo. Forza Duomo.
Quartiere Duomo! Questa è la stella a 8 punte con coefficienti di difficoltà molto alto, come avete visto dal numero di bandiere contemporaneamente impegnate. 4 ogni uomo, Sì. gli uomini Clement Perotto e Daniele Payer, che sono arrivati molto determinati e hanno sentito anche tutta questa. Salutiamo il quartiere Duomo mentre si prepara il quartiere Castello entrare e sottolineiamo che siamo, magari per chi si è collegato adesso, no? Dalla nostra diretta YouTube, nel cuore della sfida delle Cernide, una sfida che non compete con le altre 4 gare del Palio di Feltre, ma che compete tantissimo nel cuore dei contradaioli, una sfida che oserei dire è feltrina, di chi questi canti, di chi questi tamburi li ha sentiti veramente 365 giorni l'anno. Vorrei far notare che questi sbandieratori sono degli atleti autentici, perché c'è una preparazione anche fisica per la fatica, lo sforzo anche durante le ore di piazza, c'è preparazione, c'è allenamento, hanno gareggiato nell'ambito della federazione, quindi insomma a parte coreografica e artistica, ma assolutamente anche un'importantissima parte atletica proprio, quindi
anche questo aspetto. Si sta preparando Castello. Il leone rampante qui a sinistra sa entrare a prendersi la piazza e per il rigore storico controlla anche dall'alto quelle che sono le caratteristiche del quartiere Castello. Io vi vengo a raccontare che quelli che vedremo saranno due nomi che anche questi non ci sono proprio nuovi, Umanga Piaser e Giulia Montagnier. Devo dire una coppia che si fonda sulla collaborazione tra nuova e vecchia generazione. E quindi chiamiamolo il Castello. Il cui particolarmente acceso, Il tifo di tutto ricordato pochi secondi fa. Quanta preparazione c'è dietro a un'esibizione che dura alla fine 4 minuti. 4 minuti sono veramente poco per racchiudere quella che è un'esperienza, una dedizione così ampia. Io vorrei anche sottolineare che Umanga e Giulia sono veramente tanti che hanno proteggiare le bandiere che è molto molto radicata in loro, veramente. Adesso non è che siano diventati vecchi, perché No. sembrano atleti esperti di chissà quanti anni, ma sono giovani che però hanno già alle loro spalle una grande esperienza. Voglio anche far notare che ogni quartiere ha il suo metodo di schieramento, quindi Assolutamente, anche noi libertà all'interno della abbiamo piazza. bisogno di capire, siete pronti, quartiere Castello? Fate Vi un vedo cenno, ha detto belli di sì con la testa. forti, ok, e quindi se i giudici sono d'accordo, guardo il giudice del rigore storico, giudici qui alla mia sinistra, bene, siamo pronti per iniziare. Quartiere Castello. Ale Castello.
sentire il proprio calore, sembra davvero un tipo da stadio. Partono i cori, Castello, soddisfatti dunque della prestazione dei loro atleti. Umanga e Giulia si sono veramente scambiati tanto in questa piazza. Guardi intese, ma abbiamo anche sentito la voce. Lo dico per chi magari capisce, ma c'è un continuo delle parole e dei movimenti proprio all'interno di un numero di coppia, e lo vedremo amplificato tra pochi minuti anche con le grandi squadre che vedremo qui esibirsi alla sfida delle Cerride, anche perché ecco, sentiamo i festeggiamenti. Però molto bene. Quando questa magia accade in piazza veramente ci si emoziona tanto, e quindi il numero diventa anche difficile da portare avanti. Una piazza che sembra fatta apposta per il suono dei tamburi, no? Queste pareti, questi palazzi creano una sorta di cassa acustica naturale e rimbomba tutto in maniera ancora più enfatica. Sentite che bello l'entusiasmo dei tamburini. Ed è un entusiasmo che anche è messo lì per fare, come si dice in bellunese, un po' di spizza, no? All'ultimo quartiere in lista Port Oria che andrà a chiudere ora i numeri di coppia con Borgati Elias e Casotto Anna, quindi una coppia come quella che abbiamo appena visto, mista maschio-femmina. Facciamo entrare Port Oria. Volteggiano già delle bandiere, gli ultimi lanci di riscaldamento prima di entrare in piazza. Sapete che, come diceva Alessia, è sì una questione di coordinamento delle bandiere, ma è un'intesa proprio di coppie, fatta di sguardi, di voci, di movimenti all'unisono, di cenni di intesa. C'è tutto un linguaggio del corpo oltre che vocale che fa sì che la coppia sia realmente una coppia. Fa il suo ingresso il vessillo di Port Oria. E quello che andremo sarà un numero tecnico e complesso che vede questi due atleti impegnati in scambi alti e spettacolari e rapide interazioni con giochi di bandiera. Naturalmente c'è poi la mossa dell'affondo e dello spostamento, che è un altro modo che accade per chi ci guarda a casa, per chi è qui. Un momento sacro, perché non solo vedete che stanno facendo le ultime prove dei lanci di bandiera, ma soprattutto quello momento in cui e dicono andiamo e spacchiamo tutto. Crea il feeling giusto da portare in piazza. Anna e Elias questo feeling ce l'hanno e sono pronti a portarcelo in piazza anche questa sera. Attendiamo quindi che i due atleti siano pronti. Per il rigore storico tutto a posto, possiamo procedere. Anche la giuria qui la vedo ben attenta e quindi attendiamo l'ok dai componenti della coppia. Anna e Elias, fateci un cenno quando il fischio d'inizio può partire e con esso i vostri 4 minuti. Ci siamo? La mano è alzata. Port Oria! Ale Port Oria!
coppia del quartiere. Ricordiamolo, coppia detentrice del titolo di campioni della piazza anche per quanto riguarda le bandiere, dunque insomma il quartiere diciamo detentore del titolo dello scorso anno e dunque quartiere che difende il titolo 25. E siamo arrivati a metà della sfida delle Cernide 22 e 24, ma la notte è ancora lunga perché ora arrivano i numeri delle grandi squadre. Siamo peraltro perfettamente in linea con il programma e questo è assolutamente a merito di tutti i partecipanti a questa sfida. Adesso c'è un po' di lavoro di giuria, credo. Assolutamente, anche perché il lavoro della giuria è anche quello di confrontarsi. Infatti invito la giudice del rigore storico ad avvicinarsi al tavolo dei giudici ancora una volta proprio per portare le sue considerazioni. Vediamo che uno dei giudici si è avvicinato alla piazza perché lì c'è un masso e non a caso è un masso che abbiamo visto molte bandiere. Dici che c'è qualche tranello nella piazza. Ci potrebbe essere qualche... Questo è anche la difficoltà del vivere questa piazza. Giusta osservazione. Una piazza che sì, è assolutamente orizzontale, nel senso non si sfidano qui proprio per questo motivo, dove ci sarebbe un terreno in pendenza, tuttavia la piazza è piena di sassi, di ciottoli e questo potrebbe comportare qualcosa. Ho infatti visto togliere un masso una vera piazza quattrocentesca, quindi non ci si esibisce su uno strato di cemento liscio o di asfalto, ma su un acciottolato che ha delle sue insidie, perché ovviamente i ciottoli possono muoversi, qualcuno magari si toglie dalla sua sede, c'è anche il pericolo insomma di poggiare male il piede, ma fa parte del gioco della grande sfida delle Cernide. Anche questo non per nulla prima si sono portati i capitani, diciamo così, a verificare il campo di gara, perché bisogna tenere gli occhi al cielo ma anche un occhio a terra. Grazie per averlo sottolineato, perché poi sappiamo che anche la sfida delle Cernide è uno dei motivi di contesa anche tra i quartieri, che non solo lavorano nel dietro le quinte di anno in anno per migliorare il regolamento, come abbiamo detto all'inizio di questa serata, ma lo fanno anche in maniera proprio importante non appena finisce la sfida delle Cernide. Quanto punteggio ho preso, da chi l'ho preso, perché l'ho preso. Dal punto di vista positivo, ma questo voglio discussioni col tavolo decimo mancante che magari poteva fare la differenza, ma e questo è molto bello perché significa che insomma, chi partecipa ci mette tutto il cuore, ci tiene a fare bella figura e vuole capire anche quali sono gli aspetti magari da migliorare per la prossima esibizione o per il prossimo anno. È tutto assolutamente vero, non c'è nulla di costruito, qui la battaglia è all'ultimo sangue nel vero senso della parola. È aperta. Io approfitterei di questo momento il proprio programma ufficiale del Palio di Feltre, che nelle sue 4 gare iconiche si svolgerà nel prossimo weekend 31 luglio, 1 e 2 agosto. 31 luglio naturalmente si apre in bellezza con, o meglio, con le cene dei quartieri, cene che sono sempre più popolose, sempre più numerose. Richiamano davvero non solo tutti i contradai, molte persone anche da fuori Feltre, cene propiziatorie, perché la cena nasce con l'intento di propiziare la vittoria e come meglio propiziarla se non a probabilmente hanno pensato. Ma poi per tante persone diventa anche un modo di andare a scoprire dentro gli altri quartieri cosa si muove, e poi tra le altre cose si stila anche una classifica molto feltrina di dov'è il quartiere dove si è mangiato meglio. Quella però non ve la diciamo, non ci sbilanciamo. No, lì bisogna provare.
Bisogna provare sul campo e vi invitiamo ad essere con noi. Avvicino il foglio perché è scritto troppo in ti piccolo. faccio ombra? No. E sabato 1° agosto dalle 15 in Cittadella Storica succederà veramente di tutto, ma succederà qualcosa di meraviglioso, in particolare per le famiglie, perché la Cittadella si anima di giochi con la ludoteca medievale. C'è un mercatino dell'artigianato, qualche artigiano lo abbiamo conosciuto anche oggi durante la presentazione. Poi dalle ore 19:30 circa avremo la partenza dei cortei e quindi l'entrata di piazza in questa piazza. Vorrei anche che passa quasi sempre in secondo piano, ma invece è un momento anche questo catartico e che richiama i più appassionati. Alle 18 del Moro Assolutamente sì, la prova dei cavalli, dei fantini, si tasta il terreno. E poi le due gare che aprono il Palio di Feltre. Prima gara del tiro con l'arco, trofeo Ecostudio Ambiente. Seconda gara della staffetta, trofeo Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Ma non finisce nella sfida, sarà l'esibizione Santissima. Ammesso che siete andati a dormire la notte? Sì. Ma non è detto. Tutto un giro dritto, sappiamo che per qualcuno sono 3 giorni infiniti e proprio in questa occasione c'è una piccola sfilata del corteo storico con il grande corteo storico in centro storico, che entrerà poi punti da non perdere: Largo Castaldi, Piazza Maggiore, Porto Moro, dove saranno le ultime 2 gare, la attesissima gara del Fune e poi la quarta corsa dei cavalli. Trofeo e accade anche qualcosa di molto particolare. La voce che narra ciò che succede. Saremo domenica in Pra del Moro e tra le 2 gare, vi ricordo, lo abbiamo sottolineato anche prima in presentazione, l'atteso ritorno dei carabinieri del 4° reggimento a cavallo, che proporranno sull'anello di Pra del Moro la rievocazione storica della celebre carica di Pastrengo, con appunto la carica a cavallo, un drappello di una dozzina di cavalieri in alta uniforme, immagini spettacolari, uno scenario davvero storico nel vero senso della parola, e ci daranno ulteriori emozioni rispetto a quelle che già ci danno naturalmente il corteo storico e le 2 gare della domenica. Vi ricordo anche, in antipasto di tutto questo, domani mattina, per chi ha voglia di fare una sgambata, c'è la Gravelada del Palio, quindi la partenza dalle 7:30 alle 7:30, su di buona mattina, perché bisogna andare col fresco prima che faccia troppo caldo. Alle 7:30 partenza con le bici elettriche, l'e-bike e le gravel. Per questo giro mi pare che ci sono 2 percorsi con diverse difficoltà, per chi ha voglia di scoprire il territorio del Palio e del parco, vedere insomma anche da vicino le bellezze naturalistiche della nostra città, del nostro comune e di quelli vicini. E poi alle 11 qui in Piazza Maggiore c'è l'atteso concerto per il Palio della banda che compie 170 anni, pensate un po', ed è uno dei biglietti da visita di questa città, dentro e fuori le mura. E questa attesa veramente è qualcosa che fa ribollire le pance dei quartieri, io lo so benissimo. Raccontarvi anche quello che sta accadendo nel tavolo dei giudici. Vedo strumento, ma diciamo che per il esito dei conteggi concediamo questa novità e questo tecnicismo moderno. quindi, cari ragazzi e cari ragazze dei quartieri, già metà dell'opera è scritta, ma Ordine, Santo Castello, Portoria ci porteranno un numero di esercizi
esercizio della grande squadra, 9 minuti a testa. Questo sarà veramente uno spettacolo da godere con gli occhi e con il cuore. Vogliamo ricordare anche la sportività da portare dentro un momento come questo, una sportività che proprio riconosce anche in tutti quelli che sono i passaggi di queste bandiere, in tutti quelli che sono i passaggi di questi tamburi, veramente un grande valore a tutti i mesi spesi per preparare questo numero. E quindi vi ricordo e ricordo al pubblico di fare anche un applauso in più a questi ragazzi piuttosto che un boato, un urlo quando cade qualche bandiera, perché ricordiamolo, questa è una sfida, ma prima di tutto è una grande festa per la nostra città. C'è anche un po' la crudeltà di questi tipi di esibizioni, un po' come avviene per esempio nei numeri di ginnastica artistica, mesi, anni di allenamento e poi in 1 minuto, 2 minuti ti giochi magari un'Olimpiade. Qui siamo a un livello un po' più basso, ma per questi ragazzi piccola Olimpiade è una sfida che magari per un sasso messo male o per una mano sudata che fa sfuggire la bandiera rischia di compromettere tutto il lavoro fatto in precedenza. Tifiamo per tutti i nostri ragazzi, perché dietro, lo sapete bene, dei nostri ragazzi c'è tanto lavoro, tanta fatica e tantissima passione. E quell'area di sfida che sia una sfida positiva. E una cosa bellissima che volevo far notare e che proprio mi piace della sfida delle Cernide, mi piace in particolare delle coppie, è vedere i 2 ragazzi che si sorridono quando fanno la presa giusta, che si sorridono quando si avvicinano, perché d'altra parte c'è un'intesa, come abbiamo detto prima, anche di sguardi, di gesti. E anche però quel sorriso anche quando la bandiera cade. Un'altra cosa che ci piace è la temperatura di questa sera. Ah sì, gradevolissimo. Si sta veramente bene, insomma gli abiti storici capita che siano particolarmente. Stasera devo dire che siamo stati fortunati, una bellissima serata, temperatura sopportabile. Abbiamo visto davvero molto di peggio, non solo di giorno ma anche di sera, e quindi ce la godiamo tutta questa serata della sfida delle Cernide, sperando tra 7 giorni, ma non diciamo niente, facciamo tutti gli scongiuri del caso, possiamo avere un'altra serata davvero il top per goderci. E nell'augurarcelo, giudici, la situazione giudici si è un po' acquietata. Il nostro Andrea è in missione speciale. Ho visto un sì. Sì, quasi. E allora io inizio a presentarvi il quartiere Santo Stefano. Intanto recuperiamo questi minuti, se il cerimoniere è d'accordo, nella data del quartiere Santo Stefano, il primo a portarci la grande squadra, che in questa specialità vuole portare molto di più di un esercizio, ma un punto di partenza di un progetto destinato a crescere negli anni. Un numero che rappresenta, possiamo dire, una nuova direzione tecnica, artistica del quartiere Santo Stefano. Per la prima volta tra sbandieratori, tante novità da sottolineare, perché è un elemento che rende l'esibizione molto coinvolgente. E 2 anni tra loro per la sfida delle Cernide 2026 e mostrarsi al pubblico. Per tanti delle persone stasera, vi dico i loro nomi: Tommaso, Giulia, anche questi ultimi 2 nella coppia, ma per molti di loro invece si tratta di una prima esperienza in competizione. Ricordiamolo, la grande squadra quando arriva è una grande squadra, altro che rodata. Sì, allora si sta schierando il quartiere Santo Stefano e si sta ponendo il bianco, rosso e oro per questa, vi ricordo, 9 minuti massimo il tempo concesso per ogni formazione, per ogni quartiere, per mettere questo secondo tassello nella classifica della sfida delle Cernide. Mi sembrano pronti, ma chiedo un cenno ai ragazzi quando lo sono veramente.
Siete pronti? Tutto ok? Possiamo partire? E quindi questa è per voi. Stefano.
adesso ho visto apprezzamenti e applausi anche dagli altri quartieri, questo segno di grande sportività per un numero sicuramente a effetto. Tra l'altro ho notato verso la fine del numero anche alcuni passi di tipo militare, uscendo, che richiamano esattamente il senso delle cernite, insomma, perché questa è l'origine, diciamo, storica, un po' anche leggendaria se volete, e questo accenno credo non influisca sulla valutazione, ma richiama un pochettino proprio quella che è la storia delle cernite. Questo è il momento in cui si lascia andare. Via, non c'è più peso nel cuore. Santo Stefano, ci rivediamo tra un po' perché si prepara il quartiere Duomo. Voglio anche sottolineare la ladria che abbiamo visto in questo numero portato dalle bandiere, e mentre attendiamo il quartiere Duomo vi voglio anche dire i nomi dei tamburini. Olli e Arna. Nomi. Invece per bandieratori abbiamo Giugiù, Barbara, Daniel, Tommaso, ben 8, più i passabandiera Carlotta, Irene, Diletta, Rebecca, che è una grande squadra. Ebbene, abbiamo iniziato sicuramente bene, Con il botto, pubblico con il botto. ha apprezzato, i lavori di questa serata sono straordinari, ma affacciarsi secondo quartiere in sfida. quartiere Duomo che ci presenta una... Se è pronto per entrare il quartiere sotto questa stella ad 8 punte. Oggi vedremo piazzate ben 16 chiarine, cuore sonoro unico questo, tamburi e una perfetta sinergia, e quindi spazio al quartiere Duomo. Si stanno costruendo le fila di tamburini e sbandieratori, tutto deve essere perfetto anche nell'ingresso per, insomma, dare l'impressione davvero di una grande squadra coesa. Mentre si preparano ad entrare parlerò del brano che sentiremo presentato tra poco, che è frutto di mesi intensi di lavoro, un qualcosa che il quartiere vuole descrivere come inaspettato, fuori dagli schemi, capace di colpire nel profondo ed anche emozionare. Un messaggio di rispetto, di passione, orgoglio. Il quartiere è questo per la parte musici, per la parte invece dei lanci, figure complesse combinate, delle variazioni che ci aspettiamo anche dalla grande squadra del quartiere Duomo. Voglio dire che la forza di questo gruppo è nella varietà, perché quelle che abbiamo visto e quello che vedremo è il frutto di 20 persone, 20 idee diverse, 20 teste diverse, caratteri, stili diversi, esperienza diversa. E questa stella ad 8 punte, insomma, è pronto spazio, prenderselo con grande grinta. Eh sì, perché far andare d'accordo 20 elementi diversi anche negli allenamenti, anche magari nelle idee, nelle proposte, non è sempre così scontato e facile. E quindi vedo il cerimoniere che fa spazio al portastendardo quartiere 2. Sono una ad una percorse dall'emblema e dalla grande squadra. Facciamo un grande applauso al quartiere Duomo. Signore e signori, il quartiere Duomo è all'effigie dell'antica e nobile famiglia dei Bellati. Un veramente grande squadra. Ve li vediamo numerosi. Quando siete pronti, ragazzi, sulla mano. Prendetevi pure un respiro, che questo momento è sacro. Pronti?
siamo a metà anche delle sfide della grande squadra con questa esibizione che ha visto coinvolti come Muti, Isabella, Davide, Enrico, Anna, Elena, Anna, Gabriele, come Rullante, Francesca e Angelica, alle chiarine Davide e Fabio, per gli sbandieratori Alessandro, Daniele, Lara, Matteo, Silvia, Matilde, Alessia, Francesco e naturalmente salutiamo anche il portastendardo Massimo. Primo ad entrare, ultimo ad uscire. Ultimo ad uscire. Complimenti per la vista, perché scritto così piccolo, visto da qui. C'è ancora un po' di occhio. C'è ancora l'occhio. Dei numeri della grande squadra. Siamo in verità a 3/4. Com'è il sondaggio lì dalla parte di Andiamo a sentire. Io come... vorrei sentire un po' di impressioni così, visto che stiamo arrivando un po'. Partiamo da qua giù in fondo. Chi di voi mi dice qualcosa? Senza troppo, ma... No, non saprei. Belli da vedere. Sono belli questi sbandieratori di tamburini. C'è qualcosa, non parliamo della grande squadra. Non No, non vorrei sbilanciare. No, i giudici sono integerrimi, non si sbilanciano. E allora andiamo di qua a chiedere, ti ho visto muovere, lui è il giudice che alza la mano, che tira il fischio. Per esempio una cosa che mi incuriosisce ma che so che non posso chiedere è, poiché tu tieni il timer, siamo nei tempi, non lo dire, fai un cenno con la testa sì. Oppure non ha fatto né sì né no, ha fatto nel dubbio. Quindi possiamo dire che forse, probabilmente ha sforato. Non si può dire. Per il resto come sta andando? Com'è l'atmosfera di questa Feltre? Beh, ogni anno in cui ho il piacere di tornare, di essere chiamato a giudicare, è sempre un grandissimo piacere. Tutti gli anni i ragazzi dimostrano dei miglioramenti, a mio parere, impressionanti, nonostante il regolamento che si impegnano a produrre tutti quanti gli anni per riuscire a creare un momento sempre più di agonismo e di festa, e sicuramente anche quest'anno ce l'hanno fatta. Che quindi le aspettative dei nostri giudici sono anche state abbastanza Chissà se è vero. Un'ottima notizia. Vedere poi le tabelline. Castello e siamo e questi leoni urlano perché stanno arrivando gli idoli tamburini e sbandieratori della grande squadra che rappresenterà l'essenza del quartiere, esprimendo tutto l'impegno, la passione e la dedizione di tutti questi ragazzi che ne fanno parte. Una canzone che sentiremo sarà valorizzata dal gruppo Tamburini, che ci promettono un suono potente per accompagnare queste bandiere. E quindi sono sempre molto interessata a cosa accade nel campo di gara. Che si muove. Voi mi vedete o mi sentite un po' sbiascicare, però io sono sempre curiosa. C'era un altro sasso da togliere. Ha visto qualcosa che non andava sul un altro sasso da togliere. cioccolato. Questa è un'ampia squadra. Disposti, questa piazza se la prendono tutta. Quartiere Castello, quando ci siete fate un cenno. C'è ancora qualcosa da sistemare sul campo di gara. Sì, un campo di gara così tanto da sistemare non si era mai visto in tutti questi anni di Cernide. Ciò significa che qua questa piazza è stata calpestata. Dici che qualcuno di notte abbia spostato il ciottolo per far sì che l'avversario... No, perché sarebbe un autocolpo, un autogol, si dice, cosa di autoinflitto. Un boomerang. Ma ci piace invece pensare che tanto
che la pestano questa Assolutamente piazza sì. e che la vengono a godere. Noi prendiamo tempo con le nostre equip per dar modo alla squadra di disporsi e di formarsi nel un cenno quando siete pronti. Ci siamo? Sì. E quindi sapete che da regolamento 9 minuti il fischio. Hic sunt Leone. Castello!
un'azione a freccia, a punta, con bandiere sullo sfondo e poi la punta costituita dallo stendardo per questa uscita scenografica sicuramente di Castello. Hanno proprio detto ciao ciao al nostro tavolo della giuria. Noi siamo il quartiere Castello e noi siamo la grande squadra Giulia, Matteo, Martina, Adele, Beatrice, Luca, Milena, Alessandro degli sbandieratori, Francesco, Gabriele, Vittoria, Irene, Martina, Beatrice, Angelica, Davide, Simone, Valentina, Annalisa, Veronica, Chiara per i tamburini. E stanno già festeggiando alla grande. La liberazione degli esami. Esame adesso. Leggero come... Diciamo che è veramente lo sottolinearlo perché è molto molto importante per capire l'atmosfera del meccanismo per cui veramente 365 giorni di allenamento e prima dell'allenamento dell'ideazione tra persone che compongono lo stesso quartiere si concretizzano in veramente 10 minuti di spettacolo. E la tensione di giocare il tutto in pochi minuti assolutamente è un mare, queste emozioni per questi ragazzi è una sfida. Stando da questa parte notiamo un sacco di cose perché ci sono degli sguardi che sono proprio indirizzati alla giuria, che è proprio il cuore da conquistare, non solo con la tecnica ma anche con la convinzione, con l'energia che si porta dentro la piazza e veramente si vede. C'è anche chi guarda fisso negli occhi il giudice e non distoglie lo sguardo per dire siamo padroni del nostro destino. È la volta di Portoria e con Portoria va a chiudere il numero della grande squadra. Questo anche proprio la sfida c'è, saranno veramente dei momenti di calcolo. E dopo saranno numeri, minuti che decreteranno i vincitori stasera. Anche i quartieri un'ultima volta perché tutti insieme scopriremo i nomi di chi questa sfida delle Cerni del 2026 a casa. Lo ricordo con 3 premi: il premio bandiera, il premio tamburo, quindi il premio musica, il premio combinato. La squadra che ottiene punti nel somma dei punteggi. Non fu proprio a casa tutto, ma non è detto, non è scritto e soprattutto non è così scontato perché il livello cresce anno in anno. Lo abbiamo sentito dire anche proprio dal tavolo di via che poco fa abbiamo sentito. Vedo le bandiere lì in fondo che si stanno avvicinando. Adesso il timoniere li ha chiamati verso l'ingresso della piazza. Eccoli qua, disciplinati. Sono i momenti dell'attesa finale dove l'adrenalina è ai livelli di guardia. Parte anche il coro degli aquilotti e delle aquilotte. Un momento veramente molto artico per essere uno di quelle file. Cerchiamo di rispettarlo nei tempi e le richieste proprio dagli atleti, questi momenti in cui ci si guarda e si dice siamo pronti? Si fa la conta dei bandiere, dei tamburi, ma soprattutto delle proprie emozioni. Voglio ricordare che sono le 23 e 16 minuti e che quindi anche comincia a battere dopo la giornata. Che anche per queste squadre non è stato facile fino a tardi, cose da fare spesso con il caldo, perché insomma oggi stiamo bene, giornate davvero torride, allenarsi con quelle temperature e umidità sicuramente non è agevole. Lo dicono con i passi verso Piazza Maggiore. Facciamo un grande Portoria che cade Platea Magna di Feltre, quella che fu la Platea Magna ed è ancora Piazza Maggiore. E
è un gruppo che continua a crescere, spinto dal desiderio costante di migliorarsi e di superarsi soprattutto, perché quando si è campioni in gara... Sì. Loro stanno rimettendo in gioco i titoli dello scorso anno, dove presero tutto praticamente. Vediamo anche il gruppo Tamburini che si avvicina. Ragazzi, come sempre, aspettiamo un vostro cenno per far partire il minutaggio. 9 minuti tutti per voi, tutti per noi. Il cenno c'è. Portoria! Ale Portoria!
E questa era la grande squadra dell'Aquila di Portoria che, chiamata a difendere i titoli del 2025, ha fatto vedere di che pasta è fatta. Elias, Anna, Beatrice, Anna, Filippo, Carlotta, Arianna, Riccardo sono gli sbandieratori, mentre i tamburini sono Cristian, Luca, Lisa, Leonardo, Greta, Giulia, Gaia, Nicola, Filippo, Anna, Giada, Sara e Samantha. Caro Cerriere, hai per me? No, solo finita. È finita. Ma lo facciamo un grande applauso a questa sfida delle Cernide 2026. Un applauso davvero che coinvolga tutti i quartieri. Sì, adesso li lasciamo un po' decantare, ok, lasciamo che scenda un attimo l'adrenalina. Ma domanda, li chiamiamo in ordine alfabetico? Solo in ordine alfabetico. Ok, questo... Facciamo un'estrazione a sorte per richiamarli. No, dico, prescinde anche da proprio l'estrazione della sfida delle Cernide, che lo ricordo, lo risottolineo, è una cosa che pesa molto ai quartieri. Devo dire che è stato un momento nel guardare Portoria in cui mi è sembrato che questa piazza divenisse un grande orologio gigante, e questa cosa ha poi avuto riscontro anche in un secondo momento in cui abbiamo visto il tempo rallentare e a tutto un tratto invece impennare e diventare velocissimo, e un numero che veramente darà del filo da torcere agli altri quartieri, che comunque ci hanno regalato delle emozioni bellissime. Abbiamo aperto con un Santo Stefano con una grande voglia di spaccare, una voglia che si è dimostrata qui tra il Panfilo e il Vittorino che tremavano a un certo punto per i colpi di tamburo davvero forti, veementi che venivano. Quest'anno ho notato rispetto allo scorso anno una grande combinazione di quello che è l'energia della musica con quella invece della bandiera che sventola, un'energia già conosciamo perché li vediamo sfilare, li vediamo, cioè sono proprio la coreografia del nostro palio. Ma qui sono loro protagonisti, non sono di contorno a qualcos'altro, al centro della piazza, dell'attenzione. Cambiano un po' le regole del gioco di ingaggio in questo caso, però direi che hanno sostenuto tutti bene la sfida, anche l'emozione. C'erano alcuni giovanissimi davvero sia nella grande squadra che nelle altre prove, e direi che anche gli under che sono fuori classifica, diciamo così, però lasciano davvero tranquilli i quartieri sul fatto che le bandiere e i tamburi sono in buone mani anche per gli anni a venire, direi, no? E, decisamente questo ci racconta già del nostro prossimo futuro, un futuro fatto di grandi pali e di grandi sfide delle Cernide. Noto un altro particolare insieme a voi, che è quello che citavi poco prima, questo entrare proprio nel marciare militare. Lo abbiamo visto da più di un quartiere. Sì, ci sono visti alcuni passi che ritmavano e mimavano il passo militare, perché c'è anche un certo rigore, un certo ordine, una certa disciplina militare, anzi ce n'è molta nel riuscire a far quadrare questi numeri dove ci sono la musica, il ritmo, le bandiere con il loro ingombro e anche la variabile del volo, che non è sempre chiaramente ponderabile al millesimo. Per fortuna è calato il vento, ma se ci fosse stato il vento che c'era attorno alle 7:30, 8, sicuramente sarebbe stato diverso anche calcolare le traiettorie. Insomma, è un equilibrio di tanti fattori che forse da fuori non sempre si riescono a percepire. La piazza ha tanti pro, ma anche tanti contro. Certo, non è un palazzetto chiuso, non è un'area protetta, non è una superficie perfettamente piana, insomma, è la piazza. E la piazza è la nostra piazza, dove, lo ricordiamo, fra un weekend esatto saremo, fra una settimana esatta saremo proprio qui di nuovo a festeggiare, a gioire sulla base del colore che c'è dentro il nostro cuore, e anche a soffrire in qualche momento durante le gare del Palio di Feltre, ma anche a godere di quello che è il momento di
uno spettacolo che coinvolge già dal primo pomeriggio Feltre e che si protrae fino alla fine con lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Ricordo che saremo sempre in diretta su YouTube e tra le altre cose che la domenica ci sarà anche la diretta. Sì, ritorna la diretta televisiva per domenica pomeriggio su Antenna 3 con il corteo storico, arrivo in Pra del Moro e da lì il dipanarsi delle due ultime gare. Vi ricordo l'intervento del 4° reggimento a cavallo dell'Arma dei Carabinieri che riproporrà la carica di Strengo. Dunque, lo ripetiamo, potete seguirci da remoto con gli strumenti digitali o in TV per quanto riguarda la domenica, ma la presenza fisica è naturalmente impagabile. Sono le 23:30 esatte e tra una settimana saremo qui probabilmente a decretare i vincitori della staffetta, quindi della sera, prima dello spettacolo pirotecnico che illuminerà, non dico a giorno, ma insomma in maniera suggestiva, Piazza Maggiore. Grandi emozioni sicuramente anche sabato e domenica prossimi. Lì insomma in palio ci sarà il drappo che abbiamo visto questa sera e che è qui di fianco a noi. Che è qui di fianco, eccolo qua. Che dice: io disegnato. contengo moltitudini. Io contengo moltitudini. Messaggio importante. E un messaggio, un motto, ancora di più che un messaggio della nostra Feltre, un motto del nostro palio. Un motto che racconta proprio tutto quello che c'è dentro. E come in quel drappo centinaia di fili ricamati a mano da questo meraviglioso progetto che proviene dall'India, qui si intessono proprio tutte le relazioni, tutte le magie che il Palio di Feltre e solo il Palio di Feltre riesce a regalarci in queste giornate. Una magia che diventa parte di una passione grande, una magia che diventa parte di un progetto comune che va a valorizzare un intero territorio, perché si parla di Feltre, ma si parla di Feltre oltre Feltre. No, il drappo di quest'anno, realizzato grazie a quel progetto che abbiamo citato in India, crea veramente un ponte internazionale per la nostra manifestazione, non che non fosse già conosciuta anche da fuori i confini del nostro paese, ma dà anche un ponte ideale dal punto di vista della cultura dei popoli, della collaborazione tra i popoli e di questo bellissimo progetto di aiuto e sostegno alle donne. Dimostrazione del fatto che il Palio è sempre più inclusivo, lo è anche per quel progetto di turismo sociale e inclusivo di cui abbiamo parlato prima, che vedrà proprio protagonista il progetto del Palio di Feltre la prossima settimana, ma di questo parlerà nei prossimi giorni. Insomma, un Palio che guarda la città, ma che della città allunga idealmente le proprie braccia per chiamare tutti a sé e per lanciare un messaggio che è esattamente questo: il fatto che tutti noi insomma conteniamo moltitudini e in fondo da fare il Palio per questa manifestazione pensata individualmente non avrebbe senso, e dunque è, direi, esattamente lo spirito del Palio più autentico. Il quartiere, l'altro quartiere non è il mio nemico, ma è il mio sfidante. Assolutamente. È contro chi io mi misuro, è contro chi io vado per proprio dare una nuova opportunità a me stesso. E lo abbiamo visto molto bene anche questa sera, proprio per questa sfida che veramente, devo dire, è stata una delle più belle sfide di questi ultimi anni. Le squadre, i quartieri non so se sono pronti, vedo ancora qui con noi il cerimoniere. Fintanto che il cerimoniere aleggia come un avvoltoio sulla giuria che dobbiamo un po' tenerla questa piazza. Io vedo penne che scrivono, calcolatrici. Ma cosa dici? Andiamo un po' più al centro Andiamo della piazza avanti? E li salutiamo tutti? Ingombriamo la piazza, io con la mia mole. Mi fate sentire se siete ancora svegli qui? Feltre, ci sei? Ci siete ragazzi e ragazze? Quartiere Castello! Vai, vai. E adesso andiamo da Santo Stefano. Ah, proprio così. Allora io chiamo Quartiere Duomo.
Ah però. Sono qua sotto. Ah però. Vediamo, vediamo come risponde Portoria. Gli aquilotti si fanno sentire, Gridano ste aquile, gridano. E io vorrei chiamare qui al centro di questa piazza una persona che abbiamo già nominato più volte durante questa serata, che è il nostro direttore artistico. Vieni, Fabio Giudice, e gli facciamo un grande applauso. Grande Fabio. Fabio, che è anche l'autore della bandiera del tamburo. Sognava il riposo. E invece ti abbiamo beccato. Io ti mollo il microfono, ma perché voglio andare a prendere le tue opere d'arte. Tieni. Ah, ok. Allora adesso ripresenteremo queste creazioni che, come abbiamo detto, sono tramandate di anno in anno, quindi non sono regalate, non sono donate, sono in comodato d'uso per un anno e vanno custodite. Ridescrivicele un pochettino. Beh, allora... Sì. Eccoci qua. Il tamburo è stato fatto appunto con gli stemmi dei quartieri, quindi è ispirato appunto a questi stemmi. Il colore, il fuoco e i colori rossi, caldi e freddi rappresentano un po' anche tutti i quartieri che hanno nelle loro bandiere questa composizione di colori. La bandiera invece, anche questa, ha lo stesso metodo di lavorazione e sono passati già tanti anni da quando sono state prodotte, quindi sono ancora integre, vuol dire che li hanno custoditi anche bene. Sì, sono stati bravi e poi diciamo che anche la tecnica ha fatto il suo lavoro ben fatto, insomma. C'è questo tema ricorrente della fiamma, no? Che hai scelto per unire un po' l'effigie dei 4 quartieri, per dare continuità grafica. Perché la fiamma? Ma perché la fiamma è fa parte un po' della passione, del calore, insomma ha tante tipologie, quindi questa dimensione, se fate caso anche nelle loro bandiere, a volte è molto rappresentata questo tipo di ondina o fiamma, ecco, che si vuol dire. E niente, insomma, ormai questo qua è il mio È il tuo 27esimo palio. 27esimo palio, sì. Scenografo e poi piano piano, insomma, sono un po' salito di ruolo. Quindi gli anni 2000 te li sei fatti tutti. Facciamo un grande applauso per questi 27 anni di palio. Guardate che ce ne sono state di innovazioni, di sorprese, di cambi di programma, e Fabio Giudice era qui. Un applauso. Grazie. Grazie a tutti, buona serata, grazie. Grazie Fabio, complimenti. E riportiamo la bandiera. Sguardo ai giudici, Minatorio, come posto. siete presi? Non so se noi poi potremo piano richiamare anche i quartieri, perché mentre poi si concludono i conteggi possiamo disporre i nostri 4 quartieri che assisteranno in diretta al verdetto finale. E quindi direi di fare un grande applauso, chiamatelo insieme a noi il quartiere Castello. Castello, se ci sei, fatti vedere. Chi lo sa se ci regalano una serata seriosa? Ci sono, vedo, eccoli qua, che vanno a ridisporsi sul quadrante di Piazza Maggiore, e dunque ben ritornati ai portacolori del quartiere Castello. Un quadrante che rivivrà ancora per un attimo questa piazza fatta di attese e di tante aspettative, perché sono convinta che dentro i cuori di questi leoni, dentro i cuori delle stelle ad 8 punte, delle aquile bicipiti e dei corni da caccia d'oro, ci sono veramente anche tante aspettative sul verdetto dei giudici, che ora hanno proprio tutta la nostra attenzione. Anche vorrei ricordarli i nomi di questi giudici. E come no? Anche perché un bel da fare, vedo fogli, controfogli.
Il gruppo di giudici dei musici proviene dal gruppo Musici e Sbandieratori Tempesta, un gruppo che è nato nel 2012 nell'ambito del Palio di Noale. Veramente un palio da vedere, un palio da vedere. Assolutamente che sì. Per alcuni tratti ha qualcosa che mi ricorda anche il Palio di Feltre. Poi sappiamo che ogni palio ha la sua unicità, che è dato anche proprio dal luogo che si respira. Per i giudici sbandieratori abbiamo Federico Graziani, Yuri Bonetti, Federico Gili, Andrea Scanavacca, Santa Maria Rara. E mentre... Intanto c'è il Duomo pronto ad entrare in piazza, e allora benvenuti agli amici del quartiere Duomo. E grazie per le emozioni che anche voi questa sera ci avete donato, delle emozioni fatte non solo di musica e di coreografie, ma anche appunto di sguardi di intesa che i quartieri e solo chi da tanti anni proprio sbandiera e si allena e prova e riprova queste coreografie possono dare. Grazie anche al quartiere Duomo. Un applauso, ci siete Duomi? Duomi? Duomi, ci siete? Mi pare che dormono quelli del Duomo. Dove sono? Dov'è il Duomo? Dov'è il Duomo? Eccoli qua. L'ora si fa tarda, le energie calano, ma adesso c'è l'ultima scarica di adrenalina che ci dirà chi si porta a casa questa sfida delle Cernite. Chiamiamo l'Aquila bicipite del quartiere Portoria. Portoria, ci sei? Eccola qua. E mentre anche l'Oro Nero si avvicina a Piazza Maggiore, voglio ricordare che c'è un terzo giudice, una terza tipologia di giudice, più che un terzo giudice, che è la nostra Nicole Dalla Costa, giudice del rigore storico, responsabile costumista del gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Vedo qui vicino a noi anche il presidente Carli Zanella, a cui va il nostro saluto, e voglio anche salutare, perché lo so che ci stai seguendo, Silvia Tisot da casa ci sta seguendo, che doveva essere qui con noi come giudice del rigore storico, e diciamo che, a parte che è la nostra sarta di fiducia insieme alla Luisa, voglio anche ricordare che lei è la responsabile del corteo storico che vi attende domenica prossima nel pomeriggio qui a Feltre, con più di 200 figuranti. Uno spettacolo nello spettacolo. E quindi un grande applauso anche per il corno d'oro in campo rosso del quartiere Santo Stefano. Eccoli qua, ho aperto, perché primi estratti, le sfide che si sono susseguite questa sera in Piazza Maggiore. Bellissimo anche il loro numero, che ha aperto anche appunto la grande squadra. Ecco qua Santo Stefano. E vogliamo fare anche proprio un cenno particolare alla canzone, che è stata qualcosa di molto particolare, ma diciamo che ogni quartiere si è distinto per qualcosa di veramente unico, l'abbiamo ricordato più volte durante questa serata. E i giochi sono scritti. Ultimi conteggi. Vado a fare un sondaggio sul tavolo di giuria. Qua siamo a posto. Qui siamo a posto, quindi qua siamo a posto. Scaricano su di voi come siamo. Un attimo. Attimo. La questione... Diciamo siamo quasi a posto. Diciamo siamo a posto per una metà. Allora, io riprenderei il centro della scena e vorrei chiamare qua ancora una volta un ospite. Chiamerei il nostro giovane assessore della città di Feltre, nonché assessore con delega al Palio di Feltre, che è Matteo Titton. Per la prima volta in veste, lo abbiamo sentito anche all'inizio di questo momento, la tua prima sfida delle Cernide vissuta da questa parte del palco. Ha detto che non era preventivato questo, ma
poco di quello che succede al palio è preventivato. Cioè, una Abituati. scaletta di massima, ma poi può succedere di tutto, quindi siamo nella normalità. Sì, no, esatto. Beh, io ho visto veramente, stiamo anche parlando, che la qualità si alza anno dopo anno, quindi veramente ragazzi e ragazze bravissimi, perché penso che anche il pubblico possa farvi un grande applauso, perché la qualità veramente sia dei musici che degli sbandieratori sta alzandosi in anno. Ed anche questo è il bello, secondo me, di venire qua in questa serata a gareggiare, perché sì, vi sfidate, ma è una sfida tra ormai amici, tra conoscenti, perché guardandovi anche tra di voi, anche tra noi che vi vengono a vedere anno dopo anno, si vedono sempre anche visi storici, ma soprattutto anche visi sempre più nuovi, ecco. Ed è questo il bello, secondo me, del palio e delle manifestazioni che abbiamo qua in città. Quindi veramente un in bocca al lupo a tutti, anche per quelle sfide che verranno nella prossima settimana, ecco. Grazie. E mi raccomando, non mancate al Palio di Feltre, perché è un'occasione veramente unica di viversi proprio questa cittadella. Ma a proposito di questo, sei pronto? Per loro sarà una grande sfida in tanti termini, ma lo sarà per te per la prima volta. Diciamo che è impegnativo, però anche l'impegnativo la rappresentanza è un compito fondamentale anche da giovane, vedere insomma rappresentare quell'atto della città che molto spesso si dice che non fa quasi niente o comunque che dà fastidio. Invece penso che rappresentare sia l'amministrazione, ma un giovane come voi siete qua in piazza, penso che sia l'effetto migliore che possiamo dare anche a tanti che sparlano anche di noi. Quindi veramente è un impegno, però veramente avanti tutta. Un avanti tutta che accompagniamo con un grande applauso ancora una volta per riempire Piazza Maggiore, per riempire e aiutare anche questi. Vedo dei sorrisi distesi, Nicola, quando entrano in piazza la prima volta sono tutti tesi, e poi invece adesso siete liberati anche voi da questa sfida. Ale a Iacta Est direbbe quello, Sì. Insomma il dado è tratto, quello che c'è da fare è stato fatto, quindi è il tempo di rilassarsi e di fare festa. Sarà una festa in tono maggiore naturalmente per chi vince, ma sarà sicuramente una festa anche per chi non vince. Intanto è stato tolto il cordone di sicurezza in fondo alla piazza, quindi Siamo il pubblico veramente tanti. si affaccia naturalmente sulla piazza per vedere quello che sarà l'esito del lavoro della giuria, la quale credo abbia esaurito un paio di scatole di penne, perché stanno scrivendo, riscrivendo, sottolineando, sommando, sottraendo e dividendo algoritmi che manco l'intelligenza artificiale si potrebbe inventare, calcoli e controcalcoli da cui alla fine emergerà il numero finale, che è quello che, se non ricordo male, viaggia anche sull'onda dei decimi di punto, quindi insomma è un... Ora dipende dal nuovo regolamento, ma ci sono delle cose che possono togliere mezzo punto, piuttosto che non voglio dire stupidaggini, perché sennò poi vengo bella linciata, la cosa del però... nuovo regolamento, però, perché uno riparte praticamente da zero, dice faccio i conti, no, c'è tutta una serie di variabili nuove, quindi si riparte un po' da zero. Forse questa è proprio la più grande sfida proprio per loro che partecipano, perché il regolamento del Palio di Feltre, il regolamento delle Cernide è un regolamento partecipato proprio da loro, che hanno dei rappresentanti che si riuniscono, che come si dice oggi, ci briefano, ci dicono tutto quello che dobbiamo sapere per essere pronti anche noi stessi alla sfida delle Cernide. E è molto interessante il passaggio che è stato fatto quest'anno, quello di voler togliere, tra virgolette, la giuria cattiva, che in realtà non è tolta, ma diventa una giuria più tecnica, ok? Sì, e quindi abbiamo più giudici, più calcoli da fare e anche un rigore più attento anche per tutti gli atleti e per tutti i musici, che riguarda questo aspetto. Fino all'anno scorso c'era una giuria tecnica, appunto quella dei giudici, invece che occhio del cittadino comune sul lavoro dei nostri, solo una giuria tecnica, e quindi grande attenzione a quelli che sono tutti gli aspetti dell'esibizione. Questo rende insomma più complessa la cosa, perché ogni errore passa al vaglio dei nostri giudici. Io vedo chiudersi buste. Per creare un po' di timore sul
dei giudici, ma sai come e come giro un po' facciamo? così con fare furtivo e minaccioso. Grazie, Siamo? grazie assessore. Fatto, mi hanno detto fatto. Fatto? E quindi allora, sì, ci siamo ragazzi, ci siamo. Facciamo un applauso siamo? anche ai nostri giudici. Non credo. Quasi. Quasi. No, quasi. Quasi. Però siete molto scrupolosi come giuria, devo dire. Intanto lì c'è qualcosa. Andrea ha una busta. Sì. Non è quella dei cavalli di domenica prossima, no, vero? Tutto regolare, non facciamo scherzi, non facciamo cose strane. Questa sera parte ufficialmente il concorso fotografico del Palio di Feltre. Come no? È un concorso che darà la possibilità a tutti voi amanti della fotografia di partecipare e di raccontare il vostro palio attraverso delle immagini che potrete catturare proprio da stasera fino a, diciamo, il 2 agosto, domenica prossima. Avrete tempo poi fino al 31 agosto per consegnare le vostre immagini, e questo è un concorso che svolgiamo ormai da tanti anni in collaborazione con l'associazione fotografica feltrina F-Cube, un'associazione che, devo dire, ha a cuore questa città e cerca di animarne attraverso un'arte, quella della fotografia, veramente tanti momenti. Mi viene in mente il Giro d'Italia, momento in cui hanno veramente animato ancora una volta delle sale con fotografie relative al pedalare, alla bicicletta e anche appunto nell'occasione del palio. E dobbiamo dire che ogni anno è un'opera d'arte. Un concorso che è aperto a tutti. Avete l'attimo del palio che riuscite a immortalare semplicemente anche con i vostri telefoni, con i vostri smartphone, e partecipate al concorso. Ci sono tante altre novità collegate al palio. Il palio vive di tutta una serie di eventi maggiori e minori, li potete seguire sul sito del palio, sui nostri canali social, dove siete aggiornati in tempo reale su quanto accade. Davvero sono moltissime le iniziative collegate. Domani mattina la prossima parte alle 7:30, in verità tra poche ore, da Pra del Moro. In realtà sotto noi abbiamo già noi abbiamo i pantaloncini da ciclista. E via andiamo con la gravelada del palio, ok? Con Manuel Moz e tutto. Grande realtà il ciclopalio di Feltre, che veramente ogni anno si impegna a proporci dei percorsi nuovi per vivere non solo Feltre ma anche il territorio feltrino, che è tutto un po' rappresentato. E a proposito di territorio, vi ricordo, probabilmente l'avete già letto, che tra le tante iniziative di quest'anno è tornato il Cacio del Palio, cioè il formaggio del palio, realizzato da Latte Busche, con un formaggio di qualità. Mi pare che sono circa 500 forme di formaggio. Edizione limitatissima. Sì, distribuito in tutti i bar bianco della catena Latte Busche, quindi approfittatene per portarvi a casa questo che è un ottimo formaggio, ma ha anche, diciamo, l'etichetta, la veste grafica del palio, e quindi insomma è davvero un privilegio poter dire: io ho mangiato il Cacio del Palio. Questa è una delle iniziative enogastronomiche. E voglio anche ricordare una novità che è intercorsa per i giorni scorsi. Oggi il Palio ha anche un account giovane TikTok. Siamo sbarcati su TikTok, ragazzi, Attenzione, andare subito a seguire, like, seguo, come funziona? Il Palio di Feltre lo trovate anche lì, i suoi contenuti esclusivi, e naturalmente io dico sempre che con questi social noi siamo e diventiamo ambasciatori, perché raccontiamo la nostra realtà, raccontiamo le emozioni che stiamo vivendo, e lo facciamo volentieri perché è il nostro modo nuovo di condividere le nostre vite. E quindi ricordatevi di taggare il Palio di Feltre, ricordate di condividere con noi il vostro sguardo su questa manifestazione che ogni anno, veramente vista dai vostri occhi, è ancora più speciale. Ci siamo naturalmente su Facebook, su Instagram e adesso anche su TikTok, quindi seguite il Palio, taggate, condividete, insomma voi più giovani e più esperti di me sicuramente sapete cosa fare. Si è formato un capannello che sta spingendo questo parto in maniera da arrivare al numero finale. Hanno bleffato quando hanno detto che c'erano e lo hanno
fatto 2 minuti. consapevolmente, io ve lo dico. Alessia, 2 minuti, fai partire il cronometro perché se fra 2 minuti Non sono qui. non mi Vado. Musici a posto. Musici a posto. Bene, allora riprendo la Sbandieratori? lista dei Quasi. musici, Musici a posto, scusate, dei sbandieratori giudici. quasi. Riprendo la lista dei giudici, ma voglio chiamare qui insieme Chiamiamo a noi, anche i giusto premianti? per mettere un po' Un po' di pressione. direi che chiamiamo il direttivo dell'ente Direttivo Palio del Palio, Sursum Cor. e anche l'assessore Matteo Che rientra prontamente in piazza. Gli chiediamo di portare con sé anche i premi realizzati con da sé Fabio anche i premi, Giudice e sono là, eccoli là. e da Jean Bellumat. Rispettivamente Fabio Giudice ha realizzato il tamburo e la bandiera che ci ha presentato proprio pochi minuti fa e invece Abbiamo il premio perso di un pezzo del combinata direttivo. è stato realizzato da Jean Bellumat. Ci manca un pezzo del direttivo? Mancherebbe il vicepresidente, se è nei paraggi Ok. lo invitiamo ad avvicinarsi, in caso contrario diamo delega ai restanti componenti del direttivo. Come ogni anno andremo a premiare prima con la giuria dei musici il miglior tamburo, poi con la giuria degli sbandieratori la miglior bandiera e solo infine la combinata. Potrebbe succedere che il medesimo quartiere vinca sia il tamburo che la bandiera, scorso. come è successo lo scorso anno. Qualora dovesse succedere, sappiate che non ci sentirete più in diretta live, non ci sentirete più dentro questa piazza perché i festeggiamenti proprio correranno. Ve lo diciamo in anticipo. Se per caso il secondo vincitore, quindi quello della bandiera, fosse uguale al primo, traduco per quelli della mia età che sono un po' magari... È evidente che la combinata sarebbe appannaggio dello stesso quartiere, ma quando c'è il secondo nome la piazza esplode e buonanotte ai suonatori, per stare in tema, nessuno capirebbe più cosa succede poi, quindi il premio sarebbe automaticamente assegnato. È palio anche questo. Io vado sempre col mio fare sì. leggero e leggiadro dalla parte dei giudici perché mi era stato detto 2 minuti, voi ci state facendo abusando sudare della nostra 7 camicie, bontà. ragazzi, ve lo dico. Ah no, adesso c'è la radice quadrata, stanno facendo la radice quadrata della somma che poi verrà tutta portata a fratto pi greco, da lì partirà un altro calcolo. Io cerimoniere faccio appello a tutta la tua Ma sagaccia. il nostro cerimoniere le ha vissute in prima persona, quindi ci certo. tiene alla questi giudici, anche perché sanno che verranno comunque avvicinati dai quartieri. Sì, diciamo per delle avvicinati, per spiegazioni. usare un termine molto così neutro, avvicinati. saranno avvicinati. Ormai hanno capito anche i nostri quartieri che se sono un po' più gentili, vero ragazzi? Sì, Un po' ci più mancherebbe gentili. altro, stiamo parlando. Poi tornano siamo i tra giudici, gentiluomini insomma. qui, stiamo scherzando, no? L'aria Donne di e sfida gentiluomini. si respira. C'è E l'ultima verifica, è ultima verifica, dai ragazzi che ci la siamo. prova del 9, la famosa prova del 9. Mi fate un Sì, po' di ho casino sentito così ok. ci svegliamo tutti fuori, dai, fatemi sentire là. Ah, ci siamo. Oh. Senti un po'? Ci siamo. Intanto facciamo avvicinare tutti i giudici, ancora una volta giudici musici. Venite Giulia Nori, pure con Matteo noi qui Denardi, davanti. Riccardo Barbiero, Pietro Trevisan, gruppo Musici e Sbandieratori Tempesta del Palio di Noale. Li Magari ringraziamo per questo un po' da una lungo parte, un po' intenso dall'altra, lavoro. perfetto, Grazie molto ragazzi. Giudici di bandiera da una parte, giudici dei musici dall'altra. Ecco E quindi giudici sbandieratori sono invece Federico Graziani, Iuri Bonetti, Federico Gilli, Andrea Scanavacca, La Contrada Santa Maria Invado di Ferrara. Grazie. E noi siamo pronti? Manca ancora uno? Sì? Giudice del rigore storico, Come che no? è la nostra Nicole Dalla Eccola Costa, la nostra feltrinissima. Ah sì, Doc.
Partirei dai giudici musici e quindi facciano un passo avanti i giudici musici. Giudici musici, un passo Fatemi avanti, vedere. assumetevi le vostre responsabilità. Com'è andata? Tosta. Basta? Andiamo? Sì. E quindi chi mi legge il punteggio? Partiamo? Chi lo legge? Partiamo dall'ultimo. Dal quarto posto. Partiamo dall'ultimo e andiamo al primo. No, diamo il punteggio finale. Corretto, cerimoniere? Diamo il punteggio finale o leggiamo tutto? Solo punteggio finale, Sì, poi naturalmente direi i di quartieri sì. potranno... Sì, direi di sì. Devi leggere solo i musici. Quarto solo i posto della musici. classifica musici. Musici. Ok, allora, con i punti? Punteggio di? Okay. Con un punteggio di 10,40 al quarto posto il quartiere del Duomo. Applauso per Quarto Duomo. posto per quanto riguarda i musici. Devo dire che è una questione veramente di cioè proprio poco. Decimi. Poi terzo posto con 10,58 Castello. Terzo posto Castello. Complimenti a Castello. Diciamo il primo o il secondo? No, diciamo il secondo, sempre è nostra. Ok. Secondo. Accidenti. Allora, Possiamo dire la differenza, per esempio, tra il primo e il secondo. sì, e la differenza tra il primo e il secondo sono 54 centesimi. 55, scusate, più o meno, sì. E allora, con 10,99 al secondo posto Portoria. E il tamburo vincente è quello del... Quindi non si sentirà mai. No, non sente Allora, nessuno. Non sente vincono con 11 punti e 54 centesimi Santo Stefano. Complimenti a Santo Stefano! Santo Stefano, a Santo Stefano la gara dei musici. E quindi chiediamo al rappresentante dei tamburini del quartiere Santo Stefano di avvicinarsi al presidente dell'ente Palio per il premio. E quindi ancora grandi festeggiamenti per il quartiere Santo Stefano, grazie ai giudici dei musici, ed è tempo invece di scoprire chi ha dato la bandiera. Allora, stavamo dicendo, no? Dobbiamo dire forse prima il primo e il secondo? No, la tradizione è La che il tradizione secondo vuole si dice, che vero? si vada in Vero, ordine ragazzi? inverso. Vero, voi volete sapere 18° tutto. classificato. No, scusa, quarto. Lei ha facoltà di dire i nomi e i punteggi, prima il punteggio e poi il nome del quartiere. Quindi gara di bandiera, quarto classificato con punti, complessivo della bandiera. Andrea mi hai mostrato cosa deve leggere, vero? Il punto complessivo di bandiera. No, diamo solo i punteggi complessivi. Colonna bianca. Gialla. Gialla. Di qua era bianca. Di qua era bianca. Guardate, sono momenti molto delicati C'è questi, una disputa sul fatto di dire i punteggi prima della coppia e poi della grande squadra o dare il punteggio complessivo. Allora, io passerei la parola al cerimoniere che su questa se la vede bene con i ragazzi.
Allora, tutti d'accordo a leggere le due gare distinte? Vox Risolto il Populi, problema. Vox Dei. Allora andiamo prima con la coppia, ok? Quarto posto con punti. Con punti 16 e 30, il quartiere Castello. Castello quarto nella coppia. Terzo classificato con punti? Con punti 20,2, quartiere Santo Stefano. Santo Stefano terzo nella coppia. Secondo posto. Secondo posto con punti 20,86, il quartiere Portoria. Dico... Buonanotte. Come sempre non si riesce a dire il primo, ti do un consiglio, urla. No, ma la tradizione vuole... Allora, vince la classifica di coppia nella bandiera con punti. Con punti 25,55, il quartiere Duomo. Eccolo là. Complimenti al quartiere Duomo. Siamo alla grande squadra. Non è tutto detto. No, come abbiamo visto non è tutto detto. Quarto classificato della grande squadra con punti. 14,25, il quartiere Castello. Castello quarto nella grande squadra. Terzo posto. Con punti 18,6, il quartiere Duomo. Duomo è terzo nella grande squadra. Ok, Quindi vedete quindi che è tutto un po'... è ancora tutto da capire. Secondo posto nella grande squadra con punti 20,45, il quartiere Santo Stefano. Di conseguenza si aggiudica la gara della grande squadra con punti 21,9, il quartiere di Portoria. A Portoria la grande squadra. Ora manca la combinata della bandiera. E quindi il disposto delle due sottoclassifiche ci dà la combinata e l'assegnazione della bandiera. L'avete voluto voi, eh? L'avete voluto voi. Quarto posto. Con punti 30,59, il quartiere Castello. Castello al quarto posto nella gara di bandiera. Terzo Bravi posto Leoni. con punti 40,65, il quartiere Santo Stefano. Terzo posto nella bandiera per Santo Stefano. Ci siamo? Ci siamo? Al secondo posto con punti 42,76, il quartiere di Portoria. Chi vince la bandiera? Chi vince la bandiera? Con punti 44,15, il quartiere Duomo. Un applauso al quartiere Duomo! E grandi festeggiamenti, grandi festeggiamenti. Siete invitati a ritirare il trofeo della bandiera. E congratulazioni a voi, quartiere Duomo. Leggerai sempre tu i biglietti di mare. Mamma mia. Grande momento per te. E ci siamo. È la volta della combinata. Pronto? Sempre. Con punti, allora al quarto posto con punti 13, il quartiere Castello. Un applauso per Castello. Applauso a Castello, un applauso
parte di tutti. Al terzo posto, con punti 18, il quartiere Duomo. Terzo classificato nella classifica generale combinata, il quartiere Duomo. Ci siamo. Andiamo con il secondo. Al secondo posto, con punti 19, il quartiere Portoria. E questi che sentite non sono i salti di gioia del Portoria, ma sono i salti di gioia del quartiere Santo Stefano. Quartiere Santo Stefano che con punti 20 vince la combinata. E complimenti al quartiere Santo Stefano! E dunque la sfida delle Cernide ha un nuovo padrone, il corno d'oro del quartiere Santo Stefano. Che si vince, si porta a casa il tamburo e la combinata, e quindi un rappresentante del quartiere Santo Stefano si avvicini. Sono loro due i rappresentanti degli sbandieratori e dei tamburini che arrivano e dalle mani di Giovanni Argenti portano a casa il premio della combinata. I campioni della piazza di questo 2026 sono i ragazzi di Santo Stefano. Ed è festa, è gioia ed è veramente sfida delle Cernide chiusa. Noi ci rivediamo il prossimo anno per un altro appuntamento come questo, che ci regala tutte queste sorprese, queste gioie, queste anche delusioni, perché questo fa parte anche dello spirito del Palio, ma soprattutto noi ci rivediamo il prossimo weekend qui per il grande Palio di Feltre. Noi vi lasciamo alla colonna sonora dei festeggiamenti della sfida delle Cernide che vedono trionfare il corno d'oro. Grazie a tutti per essere stati con noi, anche a chi ci ha seguito da remoto. Viva il Palio di Feltre, ci risentiamo la prossima settimana con la narrazione dell'edizione 2026. Viva il Palio, buonanotte a tutti. Buonanotte e rompiamo le righe, lasciamo anche i contraddaioli. Piazza.